Ok, allora dovremmo essere live. Mm. Ci mette un attimino a stabilizzarsi, però una live un po' improvvisata dove parleremo un po' di tutto quello che ci capita nella testa, però come argomento principale, l'ho anche scritto nel titolo, parliamo con il buon Igor, che si è improvvisato anche lui stasera, come concetto generale, l'apparenza e la realtà nel retro gaming, cioè quello che viene fatto vedere nelle trasmissioni televisive o su YouTube, che spesso Beh, non corrisponde proprio esattamente alla realtà, o almeno ne descrive una parte, diciamo così. Poi non è una tendenza di tutti, però vogliamo un attimo parlare di queste cose qua. Poi qualsiasi altra cosa ci viene in mente, ne parliamo. Se siete in live, adesso non riesco a vedervi, scrivete in chat che vi salutiamo volentieri. E direi che possiamo riesci a iniziare. vederli? Sì, sì, dopo li vedo, però adesso è appena partita e ancora il programma deve macinare. Diciamo così. Allora, Igor ha appena messo via il mini SNES. Mini Ah, sì, SNES. sì. Che è una bella macchinetta. È carina, Sì, comoda. Io non ce li ho i mini, non ho neanche un mini. L'unica cosa che ho un po' paragonabile è l'Evercade, ma è una cosa a parte, però. questi mini qua, a parte che me l'hanno regalato questo. Poi quello carino è il fatto che c'è, per esempio, c'è Star Fox 2, se non mi ricordo male, su Sì, questo. è vero, sì. Esatto, c'è Star Fox 2. Mm. Che mi sembra che non fosse mai uscito. No, infatti, era non rilasciato, sì. Infatti, Infatti, Star Fox 2. sì, 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 sì. Certo, certo. Poi, ripeto, sono carini come oggettini, ma nulla di che. Beh, finché abbiamo le macchine originali, magari io e te li usiamo poco, però tipo, Ah, vabbè, te l'ho detto, quelli che ho sono regali o sono perché l'ho pagati una sciocchezza come quella roba là. Ho sì, sì, l'Atari, pagato 5 euro, quindi ho preso per quello. però tipo, se io devo andare da degli amici, per esempio, oppure fare qualche evento, sono molto comode quelle macchinette lì. Cioè, io, per esempio, a Firenze Vintage, Sì. cioè, a Firenze Vintage Beat io ho portato il Super Retrocade, che ha i titoli arcade su DC, cioè, sono comunque comode, colleghi facile, ci stanno. Sì, sì, no, ma è per far Anche, carità. Ma anche per casa, cioè, tu li tiri fuori, l'agganci, prende un poco posto. Al solito sistema si diceva sempre, però eh sì, vanno bene così. certo, Sono certo. oggetti che vanno bene in questa maniera. Non sono da collezione. No? Chiunque pensa sia da collezione ha sbagliato, ha preso un fischio del treno sbagliato. Sì, 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 sì. Non sono roba così. È come no, io c'ho solo il mouse, non l'ho mai presa la mini Amiga, però è come quella roba lì. Qualcuno un pochino meglio, qualcuno un po' peggio. Ho visto il costo, Commodore, Cosa? Commodore 64 Mazzi, carino, funziona bene. Ho visto il VIC-20, che poi in realtà è il Commodore 64 Mazzi colorato di bianco, però Sì. carino, simpatico. Vabbè. Ho visto lo Spectrum che hanno fatto ora, ho Mhm. visto la cosa, carino anche lui, fatto bene. Lì farlo mini era impossibile, già lo Spectrum è piccolino, quindi Sì, sì. è un po' come quando hanno fatto i mini Pitch Engine. Sì? Tutti si aspettavano una polpettina e invece praticamente è grande uguale o Uguale. poco più o più o meno uguale a quello. Sì. Però sono tutti oggetti così. No, ma... Cioè, anche Sono quando... nati per essere. Comodi, Aspetta, che pratici. c'ho un cavo che mi rompe i cavi. Ok, Comodi, ok. pratici e soprattutto tipo anche, non so, con gli amici magari... Cioè, per dire, no? Uno vuole portare la PS1. La PS1 è scomoda da collegare. Vai a casa di un amico, non so che attacchi ha. Porti la PS1 mini e Sì, ci l'unico gioca. discorso è che se vuoi metterci giochi nuovi dentro devi Lo so. Sì, sì. sbloccarle. Ma infatti... E c'è il solo guadagno a farlo, però... E tutto sommato non è che poi sia così difficile, a dire No, la no. verità. Però Come hai detto te, sono praticamente dei Raspberry, quindi... sì, cioè, ma se ti compri il Raspberry ci fai girare tutto quello che tu vuoi, cioè, alla fine. Esatto. Sì, sì, sì. Quello non è un problema. No, Io infatti. non vedo assolutamente niente se fanno domande o quant'altro, quindi. Vedo io, Mm, tranquillo. Vedo mm. io. Per adesso non c'è Perché se niente. no, Perché perché se no mi tocca mettere i sonini, vedi questi qua. No, no, no. Vai, vai. Sì. No, ho seguito con piacere ho visto il tuo video sul
Global Arcade. Global Arcade, questo bambino qui. Mm. Sì. Quella lì è veramente... Ce l'ho qui dietro. Ti invidio per quello lì, perché è come un Game Crystal molto aggiornato, diciamo così, è molto più potente alla Sarebbe fine. ancora aggiornabile se per codesto, basterebbe comprare i game pack nuovi. Mhm. Mi sembra che ci sia un game pack in cui c'è anche Ghost in Goblin. Ah, ma lì Quindi non sono c'è? stati... Non c'è sopra lì? No, qui ce n'è 80, 82 giochi. Mm. Vediamo se rivedo la lista. Ammesso che io abbia ancora gli occhi per vedere. Allora ho gli occhi per piangere. Non ci leggo una cipolla. Comunque ci sono un botto di giochi Atari. Mhm. Missile Command, poi c'è Ah, Missile Command. Sì. Ah. Black Windows, poi insomma ce n'è diversi. Poi ci sono i tre giochi laser che sono Sì, Dragon Dragon Slayer 2, Slayer. Dragon Slayer Space Ace, Bubble Bubble, Centipede, Elevator Action, quindi l'ascensorino. Sì, C'è un Mortal Kombat, sicuramente c'è un il Mortal primo, Kombat. il secondo, ti ricordi? Mi sembra il primo. Mi sembra il primo. Però. Cioè, c'è un po' tutti i Ehm, generi alla fine, un pochino. sì, sì, c'è di tutti i generi. Era fatto per così. Naturalmente sono tutti licenziati. Certo è che se te guardi le licenze ti piglia male perché, per esempio, in molti giochi Atari in realtà c'è scritto Midway. Perché Capito? Atari, quando questo è uscito nel 2007, Atari era già chiusa ed era rimasta solo la consociata Midway. Giusto. Quindi Sì, sì, sì. tutti i titoli sono rilasciati con una licenza Midway. Però è un oggetto originale. Capito. Ma sei riuscito a trovarlo, l'hai trovato usato o nuovo? È usato, virgolette, perché non è mai stato, è stato comprato, non è mai stato installato. Il problema è che è stato in una cantina o un Mm. qualcosa di non di umido, di più, perché la scatola era impregnata di un odore assurdo, tutto il gioco si è addirittura arrugginito i bulloni dentro. Ho fatto vedere, se te l'hai visto il video, ti faccio vedere che a un certo punto c'è Sì, i sì, 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 ho bulloni visto, ho visto. arrugginiti. Quelli erano dentro una busta, dentro una busta, dentro un'altra busta sigillata. Ho capito. Ma tu hai Eh, preso soltanto la... Cioè, non il mobile, la macchina. No, no, ho preso proprio il kit di costo, Il di kit di kit. trasformazione. Sì, sì. Quello loro chiamano Universal Kit. La Cioè, macchina, sì, perché ho macchina, sentito che tu volevi metterlo in un mobile comunque. sì, mia intenzione è metterlo in mobile. Il problema è che, cioè, tanto è lì, eh. Sì, sì. Il problema è che questa padella Eh. su una plancia normale è un po' difficile metterlo, capito? Sì, sì, Quindi bisogna che il ora me trackball. la studi un attimino perché Ma quello è ti serve grosso. per quali giochi? Centipede? Per cosa lo usi? Centipede, Tempest, poi c'è, ce n'è una 7-8, ce ne sono che usano il track. Si può usare anche il joystick perché dipende come fai il settaggio. Però se li vuoi giocare come erano nati, Beh, certo, sì. tra l'altro questo è effettivamente, perché poi l'ho detto anche nel coso, dell'app control, quindi è fatto per gli arcade. Non è un qualche stupidaggine ricostruito. Questo qui è, poi ne farò un video, è costruito come quello Atari. Atari aveva fatto per Crystal Castle, se non mi ricordo male, qualcosa del genere, che c'era un trackball, comunque c'era anche altri. Comunque, questo assomiglia moltissimo a quello che era montato dentro a Crystal Castle. Molto bello. Tra Molto l'altro, una bello. pallina se te la tiro addosso, t'ammazzo, Sì, bella perché pesa. Sì, pesa. sì. No, no, Boh, bella. Ma di cosa è fatta? Di plastica? Cos'è? sì, è materiale plastico. Qui c'è la pallina che dentro c'ha un nucleo di plastica più rigida. Quella originale c'aveva il ferro. Ce ne sono anche però di queste, tutte Mhm. in plastica ma trasparenti perché sotto c'è le luci. Sì, è vero, sì. Quindi fa l'effetto. Però quando te la muovi la senti che è più leggera. Cioè, questa, quando, non so se la senti. Sì, si sente. Sì.
Questa è la frulla che è una meraviglia. Ma, Quell'altre un ma pochino ci meno. vuole un liquido lubrificante, qualcosa o nel tempo No, è oppure... su cuscinetti. No, vabbè, è meravigliosa, su cuscinetti, ma stai Ah, scherzando? ah no, chiedo, non so, eh. Ah, ok, Vediamo sì, se sì. riesco a fartelo vedere. Vedi che c'è quella GG Sì, sì, gira. vedo, sì, sì, che si muove, sì. Qui Ok. dentro c'è un rullo, Mhm. qua ci dovrebbe essere quell'altra, vedi? Sì, E qui, da questa parte c'è un albero su cuscinetto. ok. Non c'è plastica dentro, è proprio cuscinetto. Quindi la scorre, è fatta per durare. Naturalmente ogni tanto la devi aprire per pulirla. Il Sì, problema è perché aprirla, ci va polvere e tutto perché qua, è sì. piena di viti. Infatti Mm? aprirla è una bella menata, sì. Cioè, guarda, tu le vedi le viti, guarda, Sì, eccole qua. sì, Una, sì, sì. due, tre, quattro, e poi c'è le vite, quelle nascoste, tu vedi, ma ce ne altre due. Comunque, Una. comunque c'è da farci un bel buco nella plancia. Boia. Eh, E poi c'è da montare il suo cablaggio che è là, e anche quello video, bisognerebbe fare il video di quel cablaggio lì per spiegare come funziona il JAMMA. giusto. Ma Perché quindi a 15, poi è 15 kHz. SNI, Ah. allora, può funzionare. Ora si parla di estaggeggio e non di altro. Vabbè, ma io sono Allora, curioso, cioè... lo vedo che sei Ci curioso. sono, ci sono 7 spettatori e stanno tutti ascoltando, quindi secondo me non sono neanche solo curioso io. Allora, Anche perché quella roba lì non è che si vede tutti i giorni, se non la fai vedere te... non è colpa mia che mi eh, disegnano così. eh. Comunque saluto Simone Ci Diverti che ci saluta e dice che è piacere vederci e ascoltarci. E Ludovico che ci saluta da Reggio Calabria, è sempre presente anche nelle live del dizionario. E fedelissimo Ludovico. Buonasera. Allora, qui abbiamo trovato i CD, qui abbiamo trovato i cose, ma non trovo ora. Porca bestiolina, Ti faccio faticare. sto invecchiando io. Ma sai già in che mobile metterlo oppure no? Ho già due idee. Ok. Ah, Hai allora, cablaggio. quante vene, quante arterie. Povero Igor, lo stiamo facendo faticare troppo. Poi mi ha schiacciato l'amica e mi arrabbio. No, no, dai, non deve cadere. Eccolo qua. Ok. Allora, dentro c'è un computer, fin qui. È un PC. Oh, scusa, è un PC. È un PC. Esatto. Allora, qui abbiamo il cablaggio, ok? Allora, Ok. senza stare a guardare giù in fondo, qui abbiamo il JAMMA, ok? Giamma Questo normale, niente di che, niente di è diverso. leggermente modificato in realtà perché ha alcune cose in più, Ok, però ok. adesso facciamo conto del cablaggio del mobile. Quindi abbiamo cablaggio, e poi abbiamo monitor, tastiera, joystick, quindi per intenderci, gettoniere e quant'altro. Sì. Poi abbiamo lui. Allora, ce ne sono mille di sti cosi così. Questo è il loro, va bene? E funziona. Se io metto qui il cavo video e faccio lì un'impostazione, mi esce 24 kHz, quindi in media risoluzione, non a Addirittura 15 20, kHz. 24 addirittura. Mi sembra 24 se non mi Ma il ricordo male. monitor lo deve reggere. E certo, se no, Ah beh, monitor, per intendersi, alcuni non lo reggerebbe. Altrimenti esce in VGA. quindi Quindi io non attacco 31, qui, 31 kHz. esatto, l'attacco direttamente al monitor del computer. Quindi se attacco qui esce il Mhm. segnale video qua sotto e va collegato Sì, a lui. è tipo la Jamma ASD che ho io lì che fa un po' la stessa cosa. È uguale, esattamente uguale. Quello che è ganzo di questa interfaccia qua, qui abbiamo l'attacco appunto USB che va al computer, va bene, quindi per comandi, l'alimentazione che ho fatto vedere anche nel video dei cosi, è che c'ha i fusibili. Ah, Quindi c'è il fusibile, che poi sono quelli da macchina che ora non fanno più, quindi un tempo era facile trovare questi fusibili, oggi un po' meno, mhm. però sono fusibili da macchina.
Sì, sì, quelli che stacchi quando si bruciano, come l'auto. Sì. Eh sì, ora ritrovarli è un po' più Eh, difficile, vabbè. ma l'audio, Però, l'audio dove passa lì? aspetta. Ah, ok. Quindi qua abbiamo tutti i contatti. Devo mettere l'audio qua su, quindi dal PC Ok. audio qui, va bene? E qui ci vanno i comandi. Quindi se io voglio, quindi dal PC voglio mettere i comandi player 1, player 2 normali, l'attacco qua. Se ho da mettere, che so, i famosi 6 pulsanti del calcio, quindi 3 Mhm. pulsanti del calcio da una parte, 3 pulsanti del calcio da un'altra, devo attaccarli qui. Sì. Se voglio usare questo trabiccolo, Eh, devo attaccarlo qui. ok. Sono i comandi aggiuntivi, diciamo, sì. Che Esatto. nel Jamma non sarebbero previsti, praticamente. Nel Jamma, diciamo, il Jamma li prevede anche, Mm, volendo, ci sono le però tu hai questa che è attaccata al PC, che o il trackball attacca al PC o la track la attacchi qui. Non sì, c'è sì. molte vie. Sì, è Ok. quello lì è il kick armness, quello che dicevi in Kick più. harness, sì. Sì. E questo è questa è sta trappola, Mhm. ma Sì. vedi, c'è questo cavettino qui, lo vedi? Sì, sì, sì. Ok. Qui dovremmo, ora c'è da studiarlo tutto per benino, però io vedo che qua ci sono appunto dei segnali. Guarda, eh. Secondo te ti sembra strano che vada lì? Non lo so. Sto pensando. È per i calci. Ah, per i tasti aggiuntivi. Cosa sono? Quinto e sesto? Esatto. Quinto e sesto o solo il sesto? Solo il quinto e sesto. Poi, ovviamente, qui ci sono anche player 3 e player 4. Perché Per avere ora, una... Sì, sì, se uno avesse una plancia più ora grande. lì non è previsto in quel gioco lì, però se te hai dei giochi a 4 giocatori, te sai che il Jamma Eh non li beh, può mettere. certo, sì, sì. Allora li hanno messi qua, però mi domando come riescono a farli funzionare, però boh, ci Anche sarà un modo. non è molto diverso dalla mia comunque di scheda. Io anch'io No, ma il quinto e il tutti sesto uguali. tasto. Sì, sì, infatti il quinto e il sesto tasto ho dovuto staccare il cavetto perché ho preso il Jamma completo come pettine, no? Cioè, Ma questo io l'ho trovato dentro, eh. Questo è il suo, eh. No, no, invece io l'ho dovuto comprare nuovo e ce l'avevo tutto cablato, anche Eh, tutti. Allora ho allora, scollegato, ho disaldato il quinto e il sesto e l'ho saldato sulla Jamma SD esternamente e funziona così, insomma, un po' come quegli attacchi che c'hai. giustamente adesso mi porto a casa il filo di questa peggio. Allora, una cosa che poi parlerò è il Sì. fatto che questo cablaggio non è il solito cablaggio cinese fatto con i cavi cinesi. Ora ti spiego. Ovviamente c'è scritto Made in USA, poi Beh, sì. non ha grossi problematiche. Allora, che cosa ha questo cablaggio rispetto a quelli a basso costo cinesi? Ok? E Mm. sono fatti di rame. Ah. Cioè, i cinesi che sono furboni, perché sono furboni, prendiamo questo un cavo qualsiasi, ci sarà la possibilità di pigliare un cappero di cavo qui? Allora, Ma prendiamo questo. sì. Allora, questo cavo qua, ok? Ora, al di là del discorso di quanto è spesso la plastica, se l'anima dentro deve essere fatta di rame, un filo che conduce è fatto di rame. I cinesi hanno detto, Mm. sono furbo, io faccio l'anima in leghe tipo ferro e poi le rivesto di rame. Son figo io. No, sei stronzo perché appena arrivi col saldatore a saldarci, stranamente lo stagno va da tutte le parti tranne sta lì. E già lì ti dovrebbe dare questa sensazione strana, ma soprattutto se te fai così con il cavo, quello cinese, spesso pacte, Si ti rimane spacca. in mano, Si spacca. si rompe. Perché si rompe? Perché non è rame. Se te prendi il tester e ti metti a misurarlo, scopri che c'ha anche un'impedenza diversa, o se Beh, preferisci una resistenza diversa. perché non è rame, certo. Non è rame, cioè l'anima dentro è Non è ferro. completamente rame, certo. Fa cagare, quindi ti può causare dei problemi. Ecco perché a volte comprando dei cablaggi cinesi a basso costo, ti arriva della roba che
No, capisco. Io il mio l'avevo preso da Arcade, è un sito americano, Arcade Press, un nome del genere, non mi ricordo, Arcade Express. Ripeto, non è che per questo è fatto in No, America, no, lo sicuramente è so. fatto bene, eh. L'avevo- Cioè, la- purtroppo può capitare sta cosa. Adesso non so quanto costano quelli cinesi, il mio l'avevo pagato 35 euro, una roba del genere. Per i cinesi tra i 5 e 6 Ah no, euro. allora il mio dovrebbe essere buono, ok? Ok, perché... 5-6 euro. No, ma infatti il mio è buono, me ne sono... Però ho visto che c'è della roba che costa Ma è poco. che se te vai anche su AliExpress, no? Te adesso vai su AliExpress, scrivi Gamma, come sto facendo ora io. Sì. E lui ti fa vedere Se a vuoi... volte anche dei Se cablaggi. vuoi per proiettare anche lo schermo, puoi Sto fare. cercando il cablaggio, però. Ok. Che io ho scritto Gamma, ma lui mi ha fatto vedere tutto, tranne quello che volevo vedere. Così fai vedere sullo schermo, così capiamo meglio. Basta che condividi da Discord, fai condivisione schermo e... Capito un attimo. Sì, sì. Era tanto dall'America. Vabbè. Allora, facciamo così. Da Discord condividi lo schermo. Allora, Bene. in mezzo dove c'ho le webcam c'è un'icona, condividi schermo. Davvero? Sì. Mm. Ecco. Allora, Ok. Aspetta che lo mostro. Oh, aspetta un attimo. Ok, lo vedo. Perfetto. lasciamo perdere tutta questa roba qua. Allora, facciamo finta che questo cavo qui, non so se si vede, Sì, sì, si vede. guarda, sembrerebbe anche buono. Quello da 9,69 €. Sì, sembrerebbe anche buono, però spesso questi, no, sono piccini sti cavi. Ok, forse è uno di quelli, lo beccavo uno schifoso. Ok, sì, perfetto. Lo vedi come sono piccoline le sezioni? Cioè No, la plastica è molto piccola, il filo è molto largo. no, C'è però qualcosa che aspetta, io non va. vedo l'immagine ferma. Se non è cambiata l'immagine, come mai? Attendere, prego. Pipiri, piri, piri, pim, pam, pum. Attendere, prego. Forse hai condiviso una... Forse hai aperto un'altra Attendere, finestra. attendere, prego. Sì, sì. Eccolo Proviamo. qua, ora te lo vedi per forza. Vediamo. Allora, li vedi Sì, questi fili? sì, Non so se sono i fili quelli che ti dicevo fatti a scemo, però già ho il sospetto, perché vedi che la plastica è parecchia piccola e il filo parecchio grosso lì nel mezzo. vedo, sì. Ok? Cioè, è molto fine e spesso questi fili qua, quando ti arrivano, non fai in tempo neanche a metterlo nel mobile, che ti sono belle tutti spaccati. Guido. No, no, A parte il costo quelli potrebbe che... starci perché questo è un adattatore. Mhm, mhm, Ok? Però eccolo qua, per esempio, mhm. No, questo qui è un cablaggio che ora ti faccio vedere perché devo rifare il pibù, babù. certo. Mi piace un monte sto sistema del piffero. Allora, No, ma secondo me è eccolo perché qua. apre più finestre. Se invece ne apre Sì, è una... probabile, però eccolo qua. Sì. Vedi che anche questo c'ha i fili molto piccoli? Mhm, sì, sì. Potrebbe essere uno di quelli con i cavi che si rompono. Purtroppo c'è solo un modo, comprarlo e vedere se ci siamo cascati. Certo. Però Capito? prova un attimo a scrivere Arcade Express Jamma e vai a vedere dove l'ho comprato io. Eh? Prova un attimo su Google a scrivere Arcade Express. No, ti faccio vedere io. Arcade Express Jamma. Ti faccio vedere quello che ho comprato io. Che costa 35 €, una cosa del genere. Ecco, sì. Jamma. Ma da cosa te l'hai Io l'ho comprato preso? qua. Jamma. Adesso dice. Si trova il cablaggio. Sì, allora, loro la roba la pigliano dalla Cina, però quantomeno la guardano. Sì. Adesso dov'è? Non Jamma. sono Adesso. americani, sono spagnoli. Era lì. Jamma. Capito? Sì, sì, sì. Ho sbagliato, sì. Io avevo preso il connettore, proprio tutto il cablaggio. Mi sa che è uno Eccoli di qua. quelli lì, sì. Io ho preso quello completo proprio, quello con più connessioni. Sì, Pa- ora, per esempio, qui c'hanno i 150 e i 50 centimetri. Qui i cinesi spesso ti vendono i 50 centimetri, che arrivi, è corto, sì, quindi ti serve quelli un po' più lunghi. Ok, 150. Ma vedi, c'è già differenza fra uno e l'altro, vabbè. Però, ti ripeto, questi non, li guardano, non so se ha cambiato. Ok, li vedi? sì, sì, sì.
mi sembrano fili piccolini, boh, però... Beh, io non ho quello, ne ho preso uno, costava 30. Perché vedi, quello lì non ha tutte le connessioni. Io ho preso quello con tutte le connessioni collegate. Ora ti picchio. Sarà questo 28? No, no, non è quello lì. Perché No, vedi. no, lo riconosco perché il mio amico mi diceva... Ah, No, guarda, ma tra comunque è l'altro uguale. c'è, guarda la Jamma SD. Era quella lì, beh. L'hai vista? Quella lì, quella. Sì, sì, ma ce Io l'ho c'ho quella anch'io. lì. Io c'ho quella lì, sì. Ce l'ho uguale. Mm. Cioè, No, quella macchina potrebbe funzionare anche con quello se sì, vuoi. sì. Comunque no, vabbè, il cablaggio è come quelli, però c'ha tutti i pin pieni. Il cavo che ho Tanto io. te ne accorgi. Se io prendo questo cablaggio, cioè io ne ho avuto esperienza con quelli cinesi, non fa in tempo a montarlo nel mobile che Sì. c'è già i fili che si sono sganciati. Beh, no, no, Capito? allora il mio non è così, perché altrimenti non ci sarei mai riuscito, perché io non è che sono molto pratico. È venuto bene, Vabbè, non si è mosso questo tra nulla, l'altro, quindi. questo tra l'altro mi piace perché vedi c'ha l'innesto Mm. dei fili parecchio dentro, quindi non puoi toccarlo. Il mio è così, il mio è così, perché proprio l'ho preso, ho preferito spendere di più, ma fare più facile, perché altrimenti già io non è che sono proprio pratico, allora volevo Questo semplificare. spinotto mi piace. Poi, per esempio, di questi spinotti qua mi piace anche questa copertura qui di plastica, che lo definisce un pochino, soprattutto quando te devi cambiare parecchie schede. Sei sempre a cambiare schede, allora questo potrebbe aiutarti. Sì. Sono balocchi, sta roba. Sì, sì, sì. Boh, Mm. perfetto. È che io poi ho cambiato anch'io l'elettronica del monitor, ho presa nuova da Oliarca, Raffaele. Mhm. E prima ce l'avevo, La mia amica. sì, ce l'avevo doppia frequenza, avevo anch'io il 24, adesso c'è solo il Mm. 15, ma. Però l'altro aveva troppi problemi, mi ha mollato Ma molte c'aveva volte. l'autoswitch. Sì. Quello è ce n'ho uno anch'io giù che mi hanno regalato, che però è un 17 pollici, che è un trifrequenza autoswitch. Il problema è quando fa tac, 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 e Questo qui è un non 28 è che li pollici. faccio proprio bene. No, questo qui è un 28 pollici. C'era sta scheda Intervideo. Anche il video. Mi ha mollato qualche volta, Napoli. mi mollava a piedi. Sì, allora si scaldava Eh, molto Sembra che l'Intervideo fosse di Napoli, non sono Sì, è sicuro al Napoli, Napoli. 100%. Era Napoli, sì. E lui mi ha Io mandato. vado a memoria io, eh. Mi ha mandato una cosa. Antarex, credo. Sì. Sì. A Oliarca Eh. piace No, tanto gli ho fatto Antares. vedere, ho detto guarda, io ho questo problema, questa scheda mi va, però ogni tanto mi molla, devo sempre. C'è qualche saldatura che. Dove c'era il Degauss, come si chiama? Quello Mm. nero. Sincera, una roba del genere si chiama. Come si chiama? Era così sincera che si rompeva sempre. Vabbè, quello lì scaldava tanto. E ogni tot mi molla. Se lo lascio acceso molto, lì le connessioni sono proprio annerite. Io. Cioè, si vede che scalda troppo, non lo E tu so. dici dove c'è il trasformatore di riga, Sì. L'ho che è il fatto. mio punto dove sta Ho andando. portato da un tecnico qua varie volte. Mi dura qualche mese. Poi ogni volta che faceva così, allora a un certo punto conoscevo lui. Gli ho fatto la foto del monitor, della scheda. Lui mi ha trovato questo Antarex compatibile. Mi ha detto l'unica cosa. Perderai la doppia frequenza 24. Ho detto, vabbè, dai, non la uso praticamente mai. Ci ho messo quello. Almeno adesso è nuovo. I colori tutto molto meglio. Anche l'altro aveva tutti come si chiamano? I trimmer un po'. Condensatori? No, sì, ma anche i condensatori. Però anche i trimmer dell'altro erano un po'. Non erano proprio gran cosa, eh. Qui invece erano molto duri, un po' imprecisi. Qui invece è tutto. Insomma, ci ho cambiato il cavo, ci ho cambiato l'elettronica. I tasti, i switch, i micro switch, li ho messi tutti L'hai uguali. riempito da adesivi da fa schifo? Vabbè, quello è un altro discorso. No, per gli adesivi come i buchi del cofano di Omar, serve per farlo andare più veloce. Sì, no, però adesso funziona molto bene, si vede bene, quindi. Poi c'aveva anche dei problemi di geometria, ma secondo me lì erano i condensatori, perché. Ce l'aveva di tutto. Sì, Era un beh, cestino. l'avevo pagato 400 euro, proprio il minimo, però andava, però c'era dei problemini, insomma, io sapevo già che dovevo metterci le mani. Adesso va bene. Cioè, Comunque, tutto questo che le facevo vedere prima, no? Il cablaggio e quant'altro, i video per cui li faccio a volte è proprio perché cerco di far capire e far toccare nel mio piccolo, perché poi non è certo, che sono chissà cosa, vabbè. e fa capire proprio questa diversità fra una cosa e l'altra. Cioè,
Si parlava prima del cablaggio cinese al posto del cablaggio normale. Difficilmente sentirai la gente ti dice che il cablaggio cinese ce ne sono alcuni, che te monti nel cabinato, sta lì il modello cristallo, se lo sposti leggermente, pam, ti partono tutti i cavi. Ti faranno, magari fai vedere il video in come si installa un cablaggio, come si monta tutto, che comunque è interessante, perché comunque è una cosa interessante, però non ti avvertono magari del restante. Quindi te magari vai a comprare lo stesso oggetto, convinto che tutto funziona, perché l'hai visto nel video che tutto funziona, poi purtroppo ti capita che non va. Già. Può capitare anche con video che ho fatto io, per carità, è che spesso si tende a pensare che un video Eh lì sì. funziona, una volta che l'ho visto, funziona per sempre. Eh no. Questa è una delle convinzioni che purtroppo la gente ha e io cerco di essere il più obiettivo possibile. Non è facile perché non è proprio per nulla semplice. A volte far vedere che gli oggetti si riparano, si sistemano o si possono modificare non vuol dire però che poi dopo funziona per sempre. Quello che dico tante volte, no? Certo. L'oggetto finché funziona utilizzatelo, giocateci, baloccatevi, non tenetelo lì sullo scaffale perché a tenerlo fermo magari lo vai a prendere, tiri giù e non funziona più. Perché anche quella è un'altra convinzione della gente che un oggetto è tipo diamante, è per sempre. Tra l'altro manco il diamante è per sempre, No, comunque infatti. è, è per sempre, quindi io l'ho comprato, l'ho messo lì funzionante, ma come? Adesso l'ho ripreso, non funziona più, è normale. L'altro giorno vedevo, per esempio, CD, non mi ricordo di che gioco, un CD originale con il laser rotto. Oh Dio mio, perché c'è il laser rotto? No, non è possibile, l'hai tenuto nel lavandino. In realtà anche il CD, i supporti dei videogiochi, hanno una loro vita. Quindi, anche quello va detta. I Laserdisc hanno la loro vita, i supporti su cassetta hanno la loro vita. Certo. No, non è che dico devono morire domani, però questa convinzione che Sì, sì, sì. tutto è eterno, tutto si ripara, tutto è facile, No. Soprattutto le cose anche, ottiche poi, dischi, quella roba lì. hai capito? Cioè, per esempio, anche quest'altra tendenza, compra il CD-ROM EMU perché tutto non si trova più un cavolo, no, e ancora si trova la roba per cambiarla. Se te mi dici lo faccio perché così è più comodo, Io per bene, esempio l'ho fatto perché è più comodo e perché ci spendo meno, per perché dire. girano poi i giochi, per esempio i Dreamcast girano i giochi dell'Atomic Wave Sì, molto bene, anche, sì, sì. perfetto, ci sto dentro. Tra l'altro è anche una modifica che non va a impattare No, chissà quanto perché toglie e rimetti è togli e facile. rimetti. Però non è vero che non si trovano i laser. Per No, non è esempio vero. invece sta diventando impossibile o difficile trovarli per 3DO. Ecco Sì. che lì l'Ode invece diventa più interessante. Ecco, io ho il 3DO con l'Ode. L'ho preso da un ragazzo di Mhm. Firenze. Me l'ha dato 200 euro e basta. Quello Mm. 3DO lì. Soltanto che... E io l'Ode lo vorrei prendere anch'io per uno dei miei 3DO eh, perché è comodo, però vorrei mantenermelo funzionante finché vabbè, certo, posso, gli certo. altri col CD. Però tu immagino che hai anche dei giochi del 3DO. Io non c'ho niente per dire. No, ne ho una ventina, niente di Però che. ne hai. Io non ne ho nessuno. Quindi anche per convenienza economica perché costano abbastanza, secondo me. Sì, io l'ho presi all'epoca quando nessuno li voleva, te Eh. li batteva sui gropponi, quindi No, no, ma infatti hai tra fatto l'altro bene. non Hai non fatto prendo bene. più. Anche qualche gioco ho copiato, per carità, perché lui ti legge anche le pietre, però Sì, 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 sì. diciamo, anzi ora ci avete a comprare due campane di Tipo, CD prima che tipo vanno via. io ho il Jaguar e ho la Game Drive e lì è comodo perché mi evita di avere il Jaguar CD che è una bella rottura, per dire, no? Ah, sì, sì. No, vabbè, già col CD è una A parte che macchina costa un fracasso di... Cioè, infernale. non puoi pagare 1000 euro qualcosa Ma perché costa un fracasso di soldi? Perché è introvabile e funzionante. esatto. Quello è Cioè, il ma poi problema. lo prendi, ti dura poco, anche te stesso hai detto ci hai messo le mani 1000 volte. 6 volte. Eh. Adesso mi sono rotto le scatole, lo tengo lì, funziona, lo tengo lì, cioè che se Sì, lo sì, metto e sì. scopro e non funziona un'altra volta mi Sì, incavolo. sì, no, dico, cioè Eppure io l'adoro per dire, quelle io macchine, però non sono pratico come te, allora ho la Game Drive e quella lì mi risolve tanti problemi, per dire. sì, ma poi sono tutte stupidaggini. Siccome dentro c'ha un pettine inserito in un altro slot,
Cosa succede? Spesso si ossida il pettine interno e tocca smontarlo tutto solo per andarlo a pulire con lo Mm, spazzolino perché si è ossidato lì. Fa girare le balle, non ha mica nulla di particolare, però ti tocca smontarlo tutto. Insomma, no, no, lo so. Poi non c'è l'ho anche i utilizzato, condensatori non comunque non proprio ottimi, vero? ma quelli gliel'ho già cambiati, Eh. quella è la prima volta, cambiai tutti quanti. La seconda volta è stata l'ottica, anche lì l'ottica. L'ottica originale Philips non è così semplice da trovare, si trova quelle Mhm. compatibili che funzionano, non è perché è una canale che non funzionano. Però su alcuni giochi originali, nick, e ti fa girare le balle perché non lo legge. Cioè, il gioco originale lo metti dentro, non gira. Perché non giri? Fai la copia, lo metti dentro e legge. E che scopri poi che c'è una ottica Philips che è praticamente introvabile, e poi Va. c'è quell'altra ottica che sarebbe anche più Comunque. moderna, sarebbe anche migliore, ma alcuni titoli su non mi ricordo alcuni titoli, per esempio Dragon Slayer non lo fa girare sempre. Dragon Slayer originale te lo metti dentro ogni tanto, è Però successo qualche quello problema. masterizzato te lo leggi. Quello masterizzato gira, che è una meraviglia, Sì, sì, sulla certo. stessa ottica. Certo. Eppure dovrebbe essere il contrario, Poi invece no. anche il Gore aveva il Nuon rotto, l'ottica del Nuon che non gli va più perché... Anche quello è un altro, Eh, anche lì, Nua non muore mai. E invece si è invece scoperto sì. che Nua non muore. Come? Purtroppo c'è una specie di timer sulla ottica o qualcosa di questo tipo che la manda in tilt. Sì, 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 Si sì. deve ancora scoprire cos'è il problema. No, Cioè, no, qual è il problema? il mio Sul va... manuale tecnico scritto cos'è. eh, che cos'è? Ma solo un modello fa quel casino, eh. Ora non mi ricordo Qual è il perché non ce n'è uno solo. 501? Boh, mi ricordo. Chiedile ai Gori perché Allora, sicuramente se lo c'è ricorda. quello americano che è quello che ho io che è il 501, poi c'è quello svizzero che è il No, 500. no, il suo è PAL. E il suo è 505, lo so. È il PAL. Sì, Sul sì. Beh, PAL lo fa. Il PAL ce n'è due. C'è il 504 che è quello svizzero rarissimo. E il 505 è quello europeo, lui c'ha quello. E lui c'ha quello. Su Infatti quello succede questo è casino. lui che c'ha l'Aries 3 che è il più potente, però c'ha quel problema lì. Il mio, Beh, vabbè. il mio va, è americano perché non lo trovavo, è quello più diffuso il 501. Però gli ho mandato il link perché ho visto che c'è della gente che la sostituisce con un lettore ottico della Samsung che c'era in vendita a 20 euro. Ho detto, boh, prova questo. Tutti dicono di usare quello lì. L'ho Ah, scoperto, come ottica? sì, come ottica, sì, perché il suo non legge più, non gli va più l'ottica. Proviamo. Te l'ho detto, ci si può provare. È che Gliel'ho mandato il link. Su te te lo mando anche te per curiosità se ti interessa. tanto c'era lui in New, io No, non ce l'ho. però se vuoi vedere per curiosità. Perché me l'hanno No, qua anche detto qui nel Discord ufficiale del Nuon che sono dentro, madonna. vedrai, cioè ormai c'è un'elite. Eh, È come quell'affare lì dietro che io invece ho là, che è il cosa? Vectrex. Ah, Siamo, sì, siamo sì, sì. abbastanza un pochini ad Eh. averlo e giocarci. Io Di però... solito chi ce l'ha lo tieni confermo. No, no, io c'ho fatto una cosa che te non approvi, cioè c'ho fatto l'anti-buzz mod. No, non è che non approvo. Allora, il fatto è che è un difetto, Sì, non è sì, che sì. è stato sminchiato il progetto, l'hanno proprio toppato. Hanno fatto passare un cavo non schermato Mm, accanto alla sezione di audio e alla cassa e quello fa boh. Però è diventato anche la sua la sua caratteristica, no? caratteristica, sì. È un po' come la DeLorean. È una macchina che non cammina, non corre, non viaggia, consuma Sì, litrate di benzina, ma è però la macchina, capito? Cioè, soltanto è che, famosa. appunto, te che l'hai vissuto è un conto, io invece che l'ho preso dopo e non ho vissuto, allora mi fa Sì, meno... cioè, allora, lo vedo più come un fastidio, capito? Invece te lo vedi come la sua sì, sì, cosa. no, è che l'ha sempre fatto, è diventata una sua caratteristica, capito? No, no, ma... Cioè, se io una DeLorean la potrei far andare come una Ferrari, gli cambio il Ah, motore, sì, ah, invece sì. di lasciare il PRV, Volvo, Peugeot e quanto che c'è lì dentro, ci metto un motore vero, Sì, sì, sì. no, quel troiaio lì, probabilmente viaggia anche come una scopettata. Il Vectrex potrei fare la stessa cosa. L'ho lasciato originale Ah, fatto bene. perché ha una sua caratteristica. È una rottura di scatole, però. Cioè, non è cioè, non ci No, sbagliamo, cioè, quello è un per difetto. io che non ho mai... Di solito non... Cioè, le macchine che quando ero Poi era piccolo facile, hai io... preso quello del francese, Sì, ho preso quello hai francese. preso il kit francese. Ho preso quello francese 30 euro e ho fatto quelle due o tre Sì, saldature, ho dovuto dissaldare, aprirlo, fare le saldature e non è richiudere. neanche difficile. No, Poi è una macchina molto,
molto ben fatta, costruita molto bene, Avevo un po' paura ehm, quando l'ho aperto, però e facevi bene ad aver paura. perché insomma, un po' delicatino, poi l'ho pagato, cioè costa comunque, ho un po' paura, poi però sono uscito senza problemi. Invece c'è un altro ragazzo, quando è venuto lì al Bologna Nerd, che lui era uno Mm. bravo e mi ha detto che ha provato a farlo e non gli va più. E non capiva perché. E io ho detto, guarda, io ho seguito le istruzioni che c'erano, non so cosa hai fatto. E lui, ma io ho aggiustato un sacco di roba e non mi va. Non so cosa dirti. Non so cosa Vediamo, dirti. metto la tromba e vediamo se funziona. Vai, vai. Non so se si sente. No, io non la sento. Come mai? Ah. Boh. Comunque il problema è che quando si fa queste modifiche, comunque sono modifiche. Per quanto semplici possono essere, purtroppo qualche volta può andare male. È per quello che quando una macchina funziona, cioè a me quando mi fa, io mi ricordo qualche anno fa mi facevano, Imo, cambi i condensatori, gli dai Eh, 20... Perché devo farlo? Cioè, allora, a parte il fatto che sono pieno di macchine, se incomincio a cambiare condensatori inizio oggi e finisco nel 2000 non mai. finisci più. Ma, ma il problema principale è che finché funziona non la tocco, Sì. la tengo sotto controllo, ecco perché l'accendo spesso, quindi i condensatori, i miei Amiga, quant'altro li controllo. Alle macchine critiche, che so che sono critiche, il Amiga 600, il Amiga 1200 soprattutto, o al Game Gear, ovviamente lì ci metto subito il naso dentro, o al CD32 ci mettiamo il naso dentro, perché l'esperienza ci dice che Sì, 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 ci sì. possono essere questi problemi. Però le altre macchine, finché mi funzionano, è ovvio che appena fanno un minimo di scherzo, che so, il colore che non è più brillante o l'audio che incomincia a buzzare, apro subito, misuro e se mi accorgo oppure vado con il microscopio, Mhm. che ho anche il microscopio, anche se sembro scemo, ho anche il microscopio, Bello. 4K, wifi, bello. vado, io ho l'attacco, io ho l'iPad di là, Mhm. lui fa la connessione con l'iPad, vedi, Ah, bello. Io. lo E posso mettere a tappo riesci a sopra. zoomare bene, guardare bene. Sì. Uh, Comodo. e riesco, e questo è è un balocco perché è una Beh, scinesata, però funziona però abbastanza funziona bene. bene. E lì guardo se, eccoci, l'ho acceso, e lì guardo se c'è il liquido che è uscito. Naturalmente, per tutti quelli che questo non lo possono fare, allora gli dico, vabbè, allora cambialo pure, cioè, nel senso, capito? Certo. Io, però, e sono sempre il saldatore in mano, No, no, quindi tu per me non è un grosso problema. prima di operare guardi se c'è bisogno, effettivamente. Però, per Certo. esempio, quando mi fanno, vabbè, cambia i condensatori all'LDV1000 Laserdisc, certo, t'hai ragione, ce n'è soltanto 800 di Sì, condensatori, non sto ma no, no, scherzando, infatti... una banalità, capito? No, 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 Quindi infatti... bisogna vedere anche lì su che cosa stiamo parlando. No, sono Comunque d'accordo. sì, certo, le riparazioni o le modifiche Ma a volte si può allora, sbagliare. parlando di quello dell'argomento, infatti tu l'hai detto prima, come hai detto te, quella cosa dei cavi, queste cose qua, sono molto importanti perché tutto sembra molto facile nei video, cioè molti non ne parlano. E parlando di condensatori, ci sono tanti che riparano, che hanno sta mania, adesso mi dici te cosa ne pensi, per esempio in un Game Gear ci mettono i ceramici. Ma perché? Cioè, Dipende, è la allora stessa sì, c'è anche cosa. questa... Cioè, poi alcuni dicono che nell'audio i ceramici possono dare dei problemi. Cioè, però, se ci sono gli elettrolitici, perché metterci i ceramici? Secondo me non è la stessa Io cosa. sono per rimetterci sua, no? Però Anch'io. può, su alcune applicazioni si possono anche mettere dei condensatori di diverso tipo, per carità, Mm. non dico di no. Su circuiteria che tutto sommato una gran precisione non hanno, il Game Gear ha una circuiteria che di gran precisione non ha, so che se ci metti ceramico, per intendersi l'SMD quello piccolino, Sì, riesce a farlo funzionare bene. Ok, c'è anche quelli che cambiano lo schermo, perfetto, ci stiamo dentro. Però sono modifiche che secondo me a lungo andare poi te ne penti. Preferisco rimetterci un buon condensatore, ma SMD o comunque un condensatore buono, che metterci un qualche cosa completamente fuori dai suoi schemi. Poi anch'io, anch'io. so che ci hanno messo i ceramici e c'è gente che i ceramici dentro il Game Gear ce l'hanno ormai da tanti anni, quindi sicuramente funziona, non voglio dire di no, ma perché funziona? E funziona perché quella macchina ha delle tolleranze, cioè rendiamoci conto, con i condensatori secchi che hanno
sparato fuori tutto il liquido, spesso queste macchine funzionano. Sì, sì, quindi hanno una buona tolleranza, una buona, certo, sì. È come quando mi fanno sulle radio valvolari. Ah, ma la radio valvolare c'è dentro il condensatore Almica, cambialo e sentirai che qualità audio. Che cavolo di qualità audio potrò sentire da una cassettina e fa buzz buzz buzz? Cioè, ok, cioè, quindi, però lui funziona anche se il condensatore è completamente fuori taratura, fuori balla. Perché? Perché ha una tolleranza talmente Sì, tanto elevata che funziona. Ok? Quindi questi computer riescono a funzionare a volte anche per quello. Certo certo. è che se hanno sparato fuori tutto il liquido, Ah cioè il beh, liquido è rimasto sulla circuiteria o sui vari saldature, quindi le ha ossidate a eh, morte, eh. probabilmente non si accende più nemmeno. Però spesso queste macchine si accendono. Io ho visto tante volte Game Gear che mi hanno portato qua, che si accendono, magari li tengono tutti piegati per così, però si accendono e ci giochi. Pure i Certo. condensatori non sono morti, No, no, no. sono cadaveri, Sì, sono sì, sì, degli sì, sì. zombie. Però va. Cioè, Ci metti quelli a coso, ce li puoi mettere, per carità, non è che non no, funziona, però, funziona, però però a me dà io li fastidio vedo. che, cioè, che lo fanno così in automatico. Cioè, cambiate, metti quelli. Ma un minimo di... Ma Cioè... perché, ma perché lo fanno? Perché vedono i tutorial. No, no, È dico, ma tutto nei semplice. tutorial fanno così. Cioè, non è che si fanno un minimo di solito di precauzione, di dire, ma aspetta un attimo, cercando di capire perché. No, così. Ti A ripeto, macchinetta. non è che non ci funziona, però alla fine potrebbe. Allora, se tu compri questi condensatori SMD anche di una certa qualità, diciamo che spendi dei soldi, Mhm. virgolette inutilmente, però tutto sommato ci metti dentro la roba che dura molti anni. I condensatori forse è l'ultima cosa che dopo ci pensi. Ti molla tutto il resto, ma il condensatore no. Però cioè, puoi spendere molto meno comprando degli ottimi SMD condensatori elettrolitici standard e montarceli dentro e vai avanti lo stesso. Però anche lì, Che come... stiamo parlando fra andare avanti 40 anni con quel Mhm. tipo di condensatore o andare avanti 20 anni. Tanto ti molla prima l'altra roba. Lo schermo Però, del Game Gear lo sai anche tu che piano piano diventa sempre più trasparente, non si vede più nulla. però E anche meno lì male che hanno fatto i mi kit. ricordo che anche tu l'avevi detto comunque, cioè, molti in questi tutorial fanno vedere comprate da AliExpress anche i condensatori, ma sarà il No, vabbè, ca... quelli di AliExpress ti mando subito a ramare, così Eh, faccio los ramatos. Cioè, allora, appunto, se si cioè, compra un, se si compra un prodotto, si deve comprarlo dai distributori per appunto. bene. Ci compri un condensatore decente, perché se tu compri un condensatore da AliExpress o comunque condensatori di basso costo, bassa lega, perfetti per sperimentare, ma non durano. Ma infatti, Se io faccio una riparazione e fra 2 anni ci risiamo, sì, non è... capito? cioè, Perché quello è il però, rischio. però molti fanno così, fanno vedere nei video, andate su AliExpress, comprate, mettete i ceramici, cioè, già cambiano il tipo. Poi quelli di AliExpress, cioè, queste cose, secondo me, ok che il problema lo Io, risolvi sul io momento, guardavo, guardavo un però, canale inglese che ora non mi ricordo come si chiama, che riparava degli Amiga, mhm. mi sembra un 1200. Lui si metteva a misurare i condensatori e cambiava solo i condensatori che vedeva che erano andati, per esempio. E lui, da riparatore, perché il riparatore fa quello, il riparatore non è uno che si mette lì, Mm, misura, ah guarda, ho trovato 5 condensatori che non vanno bene, li cambio tutti. Quello lo fa l'appassionato. Il riparatore fa il minimo. misura tutto quanto, verifica tutto quanto, ci sono 5 condensatori guasti, cambio 5 condensatori guasti, non è che li cambia tutti. Sì, È sì. ovvio che poi, pum, si schianta quell'altro, però lui Beh, cambia vabbè. quelli, Sì, sì. cambia il componente. Io vedevo lui che andava a fare tutte le varie misure e quant'altro, poi ci rimetteva sopra, sicuramente, anzi lo fece vedere perché lui preferiva i Panasonic come condensatori, ora non mi ricordo la serie, comunque metteva una bella serie, quindi abbastanza buoni, Mhm. ci metteva però gli SMD, che a vederli, a parte il fatto che sopra c'hanno la vernice rossa, a vederli sembrano uguali. Però lui preferiva far così perché lui è un riparatore. Infatti in questo cavolo di coso era un laboratorio con un botto di scheda appiccicato da tutte le parti, lui fa il riparatore.
Poi c'è l'appassionato hobbistico che, come ti ho detto tante volte io, trovi un condensatore guasto, cambiali tutti, perché a quel punto per te cambiarne uno, cambiarne 100 non ti varia, facendo il cambio di tutti quanti, almeno su quello non ci pensi più, però ce li metti buoni, ci metti su. Sì, poi c'è da Poi dire... io esperimenti li ho fatti anch'io, con questi costi li ho montati anch'io sul Game Gear, non è che non li ho montati, li ho montati per vedere cosa faceva. Devo dire che non ha dato troppi problemi. Il mio è rimasto un po' scuro, Mhm, onestamente. mhm. Poi, quando ho finito di sperimentare, gliel'ho tolti di nuovo tutti quanti e ho preferito rimetterli su quelli elettrolitici. Certo. Ed è ancora lì che gira No, ma tranquillamente. L'ho infatti hai fatto fatto... anche con un'Amiga CD32. Ho un'Amiga CD32 che non c'era verso di farla funzionare in tolleranza. Ho messo condensatori ceramici. ceramici e devo dire che effettivamente lì sono riuscito a ripararla. L'ho mantenuta in quelle condizioni per un po' d'anni. Poi, al momento perché poi l'avevo lasciato sempre aperta, al momento che la volevo richiudere, ho preferito rimettergli i condensatori. Tra l'altro, gli ho fatto anche il lavaggio dentro la vasca ultrasuoni, togliergli tutto la robaccia. Mhm. Però purtroppo, per esempio, il CD32 adesso muoiono tutti di video, o non ti escono più in composito, Mm, oppure non ti funziona più l'S-Video, o non ti funziona più nessun dei due, mm. perché saltano tutti i DAC video. Ok. Comunque, l'ho rimesso dei condensatori, mi sembra della Panasonic, sì, della Panasonic che abbiamo comprato da RS Elettronica, e ce l'ho di là che mi funziona ancora. Tra l'altro il mio è un Cubo 32, non è neanche Sì, una sì, Amiga mi 32. ricordo, sì, sì. Ho visto il video. No, ho capito. No, no, Però ma... l'ho sperimentato, non è che non l'ho No, sperimentato, ma ho infatti fatto una prova, ho visto, vabbè. bisogna Però, sperimentare. però dopo ho detto, vabbè, scemi, cioè, perché si giocherella con macchine con tolleranze Mhm. talmente tanto grandi che mettergli su un condensatore che è un Ferrari, ha poco senso. Certo. Controproducente forse no, ma inutile sì. Poi, per carità, cioè, vedo fare tante lavorazioni, però ecco, quando ti dicano devi mettere quelli perché se no la macchina ti si riguasta, No, non è ti si può detto. guastare lo stesso. Non è mica detto. Perché se io cambio condensatore, come si diceva prima, e poi mi si guasta due transistor, Eh mi beh, si è sì, riguastato. Il certo. risultato è lo stesso, è che non funziona. Non è che fa un risultato diverso, Sì, il sì, sì, sì. risultato è lo stesso. Oppure c'era quelli che cambiavano condensato da tutte le parti, tranne che nella sezione alimentazione, cioè nel punto più importante, lì non li cambiavano. Mm. Poi dopo un pochettino, si spengevano. Grazie al cavolo si spenge. Chissà come mai sta cosa. Tra l'altro, sul Game Gear ho visto che hanno fatto anche dei circuiti da sostituire, sia dell'alimentazione che delle cose. Non mi ricordo, l'ho visti una volta su AliExpress, mi pare, o forse su Alibaba. Li volevo Mhm. comprare per provarli. Poi, vabbè, poi mi è No, passato. io ce l'ho. Io l'ho preso, lo sto facendo installare. Per mettere ricaricabile. Forse quello intendi? Ci sono anche quelli. Eh, No, dicevo proprio circuiti uguali, identici all'originale, ok. fanno uguale, però con componentistica moderna. Ok, sì, ho capito. È una Quindi scheda nera. È una togli scheda nera? schedina nera, sì, Sì, allora ho capito qual però è. per la penso ce n'è due piccoline, una è per l'alimentazione e una è per l'audio. Due uguali Sì, come caratteristiche, te togli quelle originali, metti queste, componentistica nuova, fatta apposta per sì, sostituire quelle cose lì. Tra l'altro migliora l'audio in vero, cuffia. vero. Ci Vabbè. avrei da provarlo. sa- No, ci sono questi esperimenti, come il Re Amiga, no? Sì, Le sì, circuiterie che fanno gli Amiga, sono cose carine, cioè, sì. cose carine. Buonasera, buonasera Retro and Games. Anche lì, quanto mi fa girare le balle quando vedo la gente che, convinti di fare gli Amiga nuovi, Mm, Amiga 500 Re Amiga, no? Ah, adesso lo faccio nuovo, non si passerà mai più. sì, sì. Sì, se ci metti forse gli FPGA dentro, forse, ma se ci rimetti dentro un 68.000 e i chip custom, mi dispiace, ma quelli possono guastarsi. No, Però io insomma, infatti sono bei adesso... progetti. Io adesso ho le console, ovviamente non ho dimestichezza che hai te,
Però mi sto trovando molto bene con questo mister che devo ancora farci il video sopra, ci sto sbacchinettando da giorni e... L'FPGA, sì, cosa? il mister, sì. Ti dico, per me quello lì, secondo me, sarà il futuro. Se i core sono fatti bene o se addirittura sono quelli originali, la Beh, macchina si comporta allora, come quelli fino a originali. PS1 sono fatti bene, quello l'ho provati, e ho visto vari video, gente che ne parla, ho visto addirittura emula proprio i difetti della macchina, ho visto anche su Non PS1. è che emula i difetti, Non so come non dire. è... Allora, se io ho... Cioè, i difetti sono dati dai chip e ci sono montati sopra, spesso e volentieri, no? Cioè, se il core del chip ha un difetto, Mhm. va bene, che sia la macchina originale o che io piglio questo core e lo metto nella macchina FPGA, quel difetto per forza non è che è simulato, è È sempre que- dentro a quel core, ma sì, è sì, lì la cosa bella. è quello che volevo dire, sì, Perché sì. lui esegue esattamente come se fosse nel chip originale, solo te lo esegue dall'altra parte. Quindi ti porta la cosa buona e la cosa poco buona. Poi, Certo. se vuoi, c'è gente che rifà i core, e li ho visti, c'è un po' di discussioni di gente che si mette lì e li rifà da zero e toglie anche questi difetti. Però per me, se togli quei difetti, a quel No. punto, No, no, cioè, per me quel il tipo famoso lì... discorso del SID, Sì, il sì. SID, per esempio, del Commodore 64, hanno rifatto. Però c'è tanta gente con orecchie che dice sì, ma non suona come. E perché non suona come? Perché non usano Mm. il core esattamente uguale, a parte il fatto che poi li cambia anche se lì, comunque è esattamente uguale, magari hanno un core modificato da loro che suona meglio, Però però non non, fa quel suono. però non fa quello, sì. No, ma secondo me queste Tanto lì. cose qua FPGA dovrebbero essere uguali, cioè anche i difetti dovrebbero prevedere, perché lo scopo è quello, cioè... Prevedere. Cioè, Cioè... il problema è che estrarre il core da questi chip, il problema è tutto lì, perché non è così semplice. Quindi c'è No, no, certo. c'è gente che si è messa a rifare i core cercando di scoprire anche tutti i difetti che facevano le macchine. Cioè, Sì, sì, sì. ora non mi ricordo se l'aveva fatto un ragazzo forse su un MSX, non me lo ricordo, comunque si era scorto che questa macchina faceva un difetto differente da altre, poi è andato a scoprire che era un chip custom dentro che aveva un difetto e l'ha voluto ricreare, Certo. No, no, ma... che lo fa solo in una determinata circostanza, facendogli fare quella determinata cavolata, Sì, una esce roba fuori sto molto... difetto e lui ci è impazzito per rifarlo uguale, Sì, sì, sì. È un perché po'... non sono riuscito a Però estrarre il core dicevo, originale. visto che c'è già l'emulazione software, che comunque non è È uguale, un'altra cosa. no, no, è tutta un'altra cosa, però c'ha delle migliorie, se vogliamo, toglie anche dei difetti, come può anche averne altri, però secondo me i progetti FPGA dovrebbero proprio essere... Sono cose diverse perché quando si dice componentistica FPGA si parlava prima di Amiga. Hanno Sì, fatto il Fatanius FPGA. sì, Ok? Perché l'hanno fatto? Che sono scemi? No, non è che sono no, scemi. Hanno fatto un componente dove io ci metto dentro il core del Fatanius che mi serve, quello che mi legge soltanto 512 per esempio, ora non mi ricordo la sigla, per il mio Amiga 500 normale. E ce lo metto lì. Lo stesso circuito lo voglio mettere nel mio Amiga Plus, che invece ha le chipset che legge fino a 2 MB di chip RAM, gli metto dentro il core giusto, però, parte. capito, in questa maniera a quel punto è un componente nuovo, ma si comporta come il componente originale. Poi Secondo posso me, fare anche il mischione e secondo me, fare il figone, però secondo me dovrebbe essere così, il componente deve essere nuovo, ma deve comportarsi come l'originale, secondo me, nell'FPGA, sì, secondo sì. me. Perché se no non... Io mi sto baloccando con il P Storm, no? Su Sì, Amiga. Io mi sono accorto che, a parte il fatto che io sono un po' stronzo e non gli ho messo cosa? la fast RAM, quindi alcune Ah, cose non mi ok, funzionano per vabbè, quello. vabbè. Però, perché io so solo chip RAM e poi ho quei 128 mega che dà scheda acceleratrice, il P-Storm, e quindi qualche volta mi va in conflitto. Però mi sono accorto, per esempio, alcuni giochi, che gioco era? Per esempio, Nord e Sud viaggia che sembra un missile. Cioè il flash che ti lampeggia, è giocabilissimo, ci giochi benissimo. Però... Però
lampeggia che sembra pazzo. Metto su il K Plus, Perfetto. gira perfetto come un orologio. Quindi vuol dire che per qualche motivo Sì. la simulazione del 68020 che fa il Raspberry e il P-Storm probabilmente ha qualche problema. Vedo. Certo. Tutto lì. Per esempio, ho lanciato dei demo, pam, mi sono scoppiati in faccia. E dico, che cavolo è successo? E poi vado a leggere, sì, in effetti, con alcune cose. Quindi, perché certo. hanno ricreato, non hanno messo dentro il core originale, hanno ricreato il coso. Sì, comunque Cioè, molti non ci la Vampire, pensano. per esempio, sto casino non lo fa. No, molti non ci pensano che proprio dipende molto da come il core è fatto. Certo. Esatto, anche qui sull'FPGA c'è gente che non ci ha capito assolutamente niente, guarda i video, è convinto che siano Lì c'è delle veramente... simulazioni o degli emulatori e non capiscano perché devono spendere tutti quei soldi. Sì, io ho visto un canale Invece, inglese che ha fatto dei discorsi sul control mista, sta roba qua, che continua a dire ste robe qua, ma io lo emulo sul computer. Cioè, e la gente gli dice, ma è un'altra cosa, cioè, e lui convintissimo e che insulta tutti quelli perché voi siete dei fanboy. Cioè, una chat è un ragazzo, visto, ma proprio sono in 150 che gli dicono che sbaglia e lui continua a dire che... Però ho capito, in questo caso qui è al contrario. Te fai conto che c'è magari quello che fa il canale YouTube che invece ha convinto 200 persone di una cosa sbagliata. E non giusto. è la prima volta che la vedo sull'FPGA, è successo tante volte. Sì, c'è tanta Gente che è confusione. convinta che l'FPGA, basta che sia FPGA, è uguale all'originale. Dipende. Dipende, Quando io gli certo. dico dipende dal core, la gente mi dice no, non è vero perché... poi scopri che alcuni core sono in simulativo. Molti Allora, se non lo sono in vogliono simulativo, ammettere perché magari vengono lì convinti. Ho ma non visto lo i sanno video. neanche. No, no, ma magari però dicono ho speso 700 euro per il mister, adesso... E invece non è vero, cioè, non è detto che... Cioè, loro invece lo Vabbè, ci fanno sono dei così, miti cioè... che difficili, dei miti che sono difficili a far morire. eh, Secondo alcuni, lì dentro all'Interstellar c'è un Falcon, è un MSX Falcon, che gli fa, io gliel'ho no, no, anche no. aperto, gliel'ho fatto vedere dentro. Ci sono Però, sono cioè, dei miti difficili, sì. purtroppo ci sono alcune volte, anche perché in un video o una trasmissione, facciamo i video perché YouTube è diverso. In un video io ti posso far vedere qualcosa, non ti posso fare una trasmissione di 12 ore per farti vedere tutti i Ah, difetti. no. Devo per forza avere un argomento, no? Sì, sì, sì. Però sta a te, che sei fruitore, a capire che si sta parlando di un argomento, di una sfaccettatura. A volte Giusto. non si coglie questa cosa. No, Poi è ci verissimo. sono canali informativi veri e canali che invece vorrebbero fare intrattenimento. Ci sono molti canali su YouTube che sono intrattenimento, la gente li scambia per informativi. Verissimo. Anche quello è un bel problema. Però non è cioè io Cioè, ripeto, non ce l'ho contro nessuno, no, però no. mi Però... scambi che cacchio ne so io, uno fa Angry Nerd, così perlomeno lui americano non mi può dar contro, cambia Angry Nerd per il documentario tipo Quark e invece lui vuole fare un video, sì, con un po' di informazioni, ma divertente. È un D'accordo. altro scopo. Sì, sì, Capito? sì. Tutto lì. Meno Verissimo. male che Angry Nerd non, a parte mi conosce, in realtà mi conosce, ora Ah, mi sì? viene a picchiare. Ah, ok. Sì, ci ho parlato un par di volte Ah, con lui, che ok. tra l'altro è anche un regista lui. Lo so. Cinema Sacre si chiama adesso. Sì, è famoso ormai. Sì, sì, lui... Eh, Sì, 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 sì. No, ma quello che hai detto è verissimo. Nelle trasmissioni televisive purtroppo questa cosa ancora più si perde perché la TV è la TV. lì ancora. Allora, canale YouTube di automobili. Io seguo anche automobili, mi piacciono le automobili. Ahimè, non me le posso permettere. Vabbè. Però c'è un canale Non sei di. come, non sei come Magnum CDI che invece sarà Ferrari. No, lui c'ha però solo la Ferrari. Eh, Gazi Garage, cercatevelo un vecchio video. A un certo punto lui, troverete un video dove dice: lo sapete perché non ho voluto fare la serie televisiva, non mi ricordo dove, che l'avevano contattato? Perché? Perché il problema è che devo entrare dentro un certo target, cioè devo diventare un prodotto televisivo e
per quanto io possa metterci dentro cose di vita vissuta, ma ho un regista che mi fa il chuck, c'ho il telecameraman, c'ho il microfono, non c'è più verità. Sono costretto a stare lì. Cercherò di fare il possibile, ma non sono più io. Giusto. Allora ha detto, io voglio rimanere io e quindi continuerò col mio canale YouTube. Ed è vero, cioè, quello che noi vediamo alla televisione può essere qualsiasi cosa, da Masterchef a scemo più scemo. Sono format e prodotti televisivi e lì devono stare. Quindi dobbiamo prenderli per quel che sono, intrattenimento. A meno che non si guarda Piero Angela, che ormai non c'è Certo. più, ma il figliolo, che sono documentari. Ma se sta dentro a un target di intrattenimento, e quello è. Sì, 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 sì. C'è sicuramente della verità all'interno, c'è sicuramente della genuinità all'interno, ma non può essere completamente genuino. Perché Sì. altrimenti tutti pensano che il banco dei pugni, te vai lì e Ashley ti manda a cagare ogni 2 minuti. E non è possibile, ok? Cioè, Sì, sì, sì. ok. Va Oppure bene, che ogni 2 perché, secondi arriva uno incazzato. Oh, dai quella roba. Oh. capisci? Sì, C'è sì. qualcosa che non funziona. Cioè, Sì. A caso stanno ho già parlando. raggiunto. A un certo punto, ma testa di caso così, Appunto. a caso. Ma anche quell'altro che non mi ricordo, Affari di famiglia, come si chiama Affari di quell'altro banco dei famiglia, pugni. ma poi c'è la rimozione forzata, tutta sta Allora, Affari roba. di famiglia, che è quell'altro, che se non vado errato, quell'altro sempre sullo stesso falsariga Mhm. di Banco dei Pugni, tutti sono convinti che il set era il loro negozio. Niente di più falso. Infatti, Hanno ricreato il negozio è vero. così come Nel uno a set. uno Sì, 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 sì. in un set cinematografico e girano lì, Sì. non nel No, negozio. no, no, infatti. Eh, No, no, quando mi ma fanno, vedi, infatti. vedi lì, il Comodo 64 l'ha strapagato. Sì, no, no, ma è così, cioè è così, perché purtroppo Ehi, Riccio, la mi cosa che sembra più falso. conta, la cosa che conta di più è l'audience, è l'intrattenere, il fare Audience colpo del scena, il fare anche vedere le cose che fanno, cioè, è un prodotto televisivo. Lì proprio si va su un prodotto televisivo e si va su intrattenimento, è un'altra cosa. Che però è giusto purtroppo, e corretto farlo, sì, sì, ti può dare anche l'input che magari di quell'argomento che loro stanno portando avanti ti può interessare. Allora qui scatta poi la voglia di impararci sopra, ma è un format televisivo e sta dentro a quel format televisivo, non può essere diversamente. devi guardarlo come input, può essere utile, ma con la consapevolezza che comunque è un format televisivo. E poi ripeto, meno male li fanno perché ci Invece sono purtroppo molte la trasmissioni TV carine. ti porta un po' a spegnere il cervello, diciamo che è un po' fatta così, diciamo Sì, così. poi c'è i real, capito? Perché poi mi fanno ridere, capito? No, se l'isola dei famosi sono tutti da soli, sei da solo. Sì. E chi cazzo mi Ma piglia? come, Abbi pazienza. come nudi e crudi, stessa roba, secondo te? Appunto, cioè, Cioè, capisci? fanno vedere Allora, sempre gli animali pericolosi e poi non succede mai niente. cioè, Cioè, capito? non Ora, succede mai niente. ribadisco, ti- sono format televisivi, quindi stanno dentro cioè, Certo. prendili per quel che sono, E capito? questo discorso Poi, vale in tutti i settori, via. e naturalmente noi si fa un senso generale, quindi senza puntare il dito su nessuno, perché non c'è da puntare il dito su nessuno. Però se tu li pigli per quel che sono e se l'argomento ti piace, ti stuzzica, devono esserti un trampolino per impararci sopra. Sì, sì, Vuoi infatti. saperne di più, Sì, 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 capito? No? è vero. Perché in mezz'ora non ti può dire molto, va bene, non c'è problema. Che cavolo ne so, mi hanno fatto vedere una macchina strana, me la cerco, la guardo, scopro su quest'automobile che cos'è, cosa non è, cioè deve essere uno spunto, se no. Però, dicevo, tornando a YouTube, a me è dispiaciuto molto vedere negli anni che, allora, YouTube è nata come piattaforma, appunto, YouTube. Sei tu che ti trasmetti. YouTube è cambiato molto. Infatti YouTube purtroppo negli anni ha sempre più assomigliato alla trasmissione televisiva. Cioè ormai non c'è più tanto questa grande differenza, purtroppo, in molti canali. Poi più un canale diventa famoso, purtroppo, più si Ma avvicina. guarda che c'è persone che aprono canali con già un'idea dietro, nel Lo so. senso che sono come delle trasmissioni, cioè sono già pronti. Molti canali anche stranieri
sono fatti così. Lo so, lo Poi ci so. sono quelli che sono nati dal nulla e se te vai a vedere i vecchi video li vedi crescere, a un certo punto creare il loro format e vanno avanti, no? 8-bit Guy, per esempio, mi viene Esatto, in mente per lui. esatto, esatto. Però, però diciamo, sono pochi e sono comunque vecchi come canali, però quelli che vedi nuovi e che decollano come se fossero schioppettate, probabilmente dietro c'è un progetto. Sì. Sì, YouTube è cambiato tanto, questo è vero, però non poteva non cambiare, perché è una So. piattaforma che ti offre gratis la possibilità di trasmettere quello che vuoi alla fine, stando Sì, nelle loro nel regole, limite sì, nei limiti singolo che del... e poter dare o un livello di intrattenimento, puoi fare anche il format di intrattenimento, oppure informativo. A Sì. me mi viene in mente, per esempio, Biblioteca, Biblioteca d'Alessandria, con Mhm. le sue pillole, che ora lui, non mi ricordo come si chiama, mi viene in mente lui, bravo, bravissimo, fantastico, oppure mi viene in mente quegli altri di Dentro la Storia. Mhm. Cioè, Anche ci sono Nova diversi. Alexio, riguardo. No, Valerio, che tra l'altro è di Prato. Cioè, c'è diversi persone che stanno portando Sì, sì, sì. qualche cosa, cioè, lì le vedi, cioè, lì le vedi, per esempio, quelli di Dentro la Storia sono giornalisti, cioè, li vedi che stanno cercando di portarti un qualche No, cosa ma poi investono che ti, che- perché... che ti dà molto, ma soprattutto ti dà lo spunto, poi, vero, cioè proprio lì ti dà proprio, oh, questo è quello che ti dico io, mo continua. Sì, Poi sì. c'è quell'altro che adesso sta facendo la serie su Titanic, uguale, Mhm. ora non mi ricordo come si chiama anche lui, bravissimo, come me che ha pochi capelli, No, però non mi viene in mente, ti però... fa vedere il Titanic, ora non mi ricordo come si chiama, poi magari te lo dice, ma che se lo cerchi, è italianissimo, e lui fa dei video spesso su un solo argomento, e cercare per esempio i famosi cavolo di binocoli, c'erano o Mhm. non c'erano? Sì, 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 sì. C'erano, C'erano. però non li davano alle vedette, all'epoca non era in uso, però lui te lo spiega, Sì, sì, ti sì. dice perché, ti dice per come, la famosa chiave, se c'era o non c'era, se quello Dell'armadietto, se sì, l'è sì. portata via da dietro, cioè, te la spiega tutta. Poi ti Mhm. dice anche, tra l'altro ti dà anche degli spunti e alcune volte dice anche dei libri e ti metti lì, Sì. cioè, sono questi canali qua che stanno cercando No, ma è di giusto. darti qualcosa. È giustissimo. E poi ci sono, naturalmente, ripeto, se te guardi i video così in modo superficiale, te tendi sempre, purtroppo la gente tende sempre a prendere, non ti dico tutto per vero, ma comunque a credere un po' a tutto. Invece secondo me bisogna prendere più fonti, vagliarle, vedere, perché anche quello che dico io, no? Quando faccio i miei video, bisogna prenderli e vagliarli un po'. Sì, E guardare, magari ho bisogna qualcosa usare di male. comunque il senso critico e... Certo. Se uno può, nel senso, se uno sa un minimo riparare quello che dici te, anche se tu magari hai tanta esperienza, può comunque provare a... Ma anche quando parlo della storia delle macchine, Sì, sì, uguale. sì, 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 sì. Però Io giustamente poi, per tu esempio, dai dei dati, no? Dici il manuale tecnico del Jaguar spiega questo e uno poi va a sì, io ci ho vedere. provato, anche se mi hanno dato contro lo stesso, però Però dovrebbero... è scritto Cioè, lì, non è che c'è l'ho scritto... scritto io, eh. esatto, cioè... Esatto. Cioè, comunque tu... Cioè, uno, secondo me, te sei una persona seria, dai sempre i dati oggettivi, poi dopo uno magari ha dei dati che tu non hai, tira fuori qualcosa che magari tu non sai che c'era, e dopo uno ci si confronta, però almeno... Cioè, tu le cose parti con l'idea di farle il meglio possibile. Sì, col meglio... Adesso si è sentito. Si è sentito. Ah, così si sente. Così si sente. Così si sente, sì. Sì, 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 se sì. metto i click. Cric, 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 cric. No, Dai. è che, capisci, Sì. bisogna che le persone capiscano di più che ci sono trasmissioni, intrattenimento e quant'altro, devono prendere per quel che sono. Mm. Ma ci sono anche tante persone che cercano di dare delle informazioni. Non vuol dire però che tutte quelle informazioni lì devono essere per forza, per esempio, quando io ti dico per fare la modifica del Dreamcast, o meglio, per togliere il reset del Dreamcast, io te lo spiego perché lo fa. Mhm. Però non è detto che a te fa la stessa cosa. Io, tanta gente mi ha ringraziato per quei video
che effettivamente spesso sono quelli il problema. Però ci sono anche tante persone che mi hanno scritto che dice no, non mi fa quello, perché mi fa quest'altro? Per esempio c'è gente che va a saldare i fili dell'alimentazione. Cioè io ho risolto il problema del resto così. Sì, ma ti sei fatto la domanda perché facendo in quella maniera, a parte il fatto che saldare i fili, dopo voglio vedere come tu la smonti se tu devi fare una riparazione, Sì, però sì. perché? Perché aumenti che cosa va a toccare quel benedetto contatto. Quando io inserisco l'alimentatore sopra, c'è delle mollettine che toccano una piccola parte di quell'oggetto, no? di quel contatto. Se io ci metto un filo, ce lo saldo per quanto è lungo, è ovvio che aumento il contatto. Allora potrebbe essere buono, per esempio, a uno gli avevo suggerito, comprati i cappettini, quelli, però non ce l'ho neanche uno, da inserire sopra appunto i contatti, ci saldi i fili, così c'hai l'oggetto che ti fa il massimo contatto, ma non è saldato. Lo stacchi più Lo puoi facilmente. togliere. Sì, sì, giusto. Perché se domani devi smontarlo per cambiare i Ah, famosi condensatori, che fai? Dissaldi tutto. Dice, ma è facile. Sì, però beh, devi però prendere una il menata. saldatore, Sì, accendi il saldatore, un po' la menata, è sì, una sì. stupidaggine, Sì, ma sì. faccio per dirti. No, no, però. Però ecco, è giusto che la gente ci ragioni su. Sì, sì, ma Oppure infatti. sperimenti come ha fatto questo ragazzo, non è che ha sbagliato, ha sperimentato, secondo me è una cosa da non fare, però lui l'ha voluto Cioè, sperimentare, io. lui Sì, sì. è una soluzione valida, va bene. Ti dico, guarda, ti dico un esempio banalissimo del mio settore, delle api. Il mio maestro Delle delle. api? Sì, sì, il mio maestro delle api che ha 90 anni e lui da quando ha 15 anni ha dedicato la vita alle api e sa tutto di più, ha letto tutti i libri, fa tutti gli esperimenti possibili e immaginabili. È un ligure, tra l'altro, abita lì a Massa. Ehm, Volevo Lì dire. dove? Perché io non sono a No, Massa. no, 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 però so che a Massa a volte capiti. Sì, capito, ma no, lì a Massa. No, 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 però nel senso che è un posto che conosci. Allora, lui ha visto una ragazza, 90 anni quel signore lì, una ragazza di 20 anni che metteva sopra le api lo zucchero così com'è, cioè alle api d'inverno uno può darci lo zucchero, ma non puoi dargli lo zucchero così, devi dargli un candito, che è uno zucchero con lo sciroppo, il glucosio un po' morbido. Mm. Lei l'ha messo sopra la casetta, metteva sto recipiente chiuso in plastica con dello zucchero così com'è, proprio zucchero da cucina, così. E lui si era messo a ridere per dire, ma cosa fa sta ragazza? Ma cosa crede, no? E gli ha detto, ma perché? Cioè, gli ha chiesto. Oh, e lei diceva, ma perché io ho provato, lo mangio. Ma come fa? Lui continuava a insistere, ma è impossibile, guarda che non lo mangiano, guarda che. E invece sai che c'aveva ragione. Magari se si mettono E lui sotto. me l'ha detto. E lui me l'ha detto. Nessun libro non ha mai pensato. Praticamente sta ragazza ha scoperto così, cioè proprio con poca esperienza, vedi, che praticamente le api d'inverno respirano, no? L'aria calda va Mm. su, fa condensa con la plastica perché c'è il tetto in lamiera che è freddo. Il Ah, respiro delle sì. api. Allora cade poco alla volta una gocciolina nello zucchero, pian piano lo bagna e le api man mano che si bagna lo ciucciano. E intanto toglie anche l'umidità dalla casetta. Perché il problema dell'arnia, delle arnie moderne, è che fanno un sacco di umidità in alto, tende a marcire il legno, andare a muffiare il miele. E così lei risolve due problemi in uno. Uno, a parte che non deve Ma non pagare. lo sapeva. No, ma non ci aveva mai pensato nessuno, sta cosa qua. Cioè, nel senso, sui libri non c'è sta cosa. Tutti ti dicono, vai, fai candito o lo compri, che tra l'altro costa anche. Invece basta del semplice zucchero al supermercato e tra l'altro ti toglie anche il problema dell'umidità. E sta ragazza c'è arrivata con la sua testa a 20 anni e lui me l'ha detto genuinamente, non ci avevo mai pensato. Quindi lui si era messo a ridere. Però in realtà lui me l'ha detto, Giacomo, non ridere mai. Cioè, perché a volte c'è quella che sembra una stupidata che tu non c'eri mai arrivato. Ed è vero. Sai, che ora io che di api ci No, capisco il però giusto e anche l'onesto. nello stesso settore può essere anche così, cioè può Sì, capitare. ma ti ripeto, allora, è proprio perché è bello che, cioè, noi dobbiamo pensare che non stiamo parlando di tecnologie super moderne, no? Mhm. Con i nostri aggeggi. E se stessi parlando di tecnologie moderne, super moderne, la cosa sarebbe tutta diversa. Bisognerebbe studiarsi tutto il resto. Noi stiamo parlando di roba che tutto sommato è hobbistica, no? Probabilmente anche questa ragazza Sì, c'è le api, le tiene per hobby. per hobby, sì, sì, sì. Alla fine, quindi ha voluto
potuto anche sperimentare, cioè chi fa il lobby può anche sperimentare. Avrà sperimentato, avrà scoperto questa cosa qua, ma pe- difficilmente uno che ci lavora si mette a sperimentare in questa maniera. Assolutamente no. Cioè, Ha addirittura bisogno di uno studio, io ho provato anche delle perché se gli volte. muoiono gli api, poi dopo voglio vedere che tu No, fai. no, però io delle volte, io per esempio uso le erbe e non uso i farmaci, ci ho messo degli anni a provare, mi sono morte varie volte, alla fine ci ho riuscito. Io quando però vedo uno che ne ha tante, c'ha la ditta, gli dico, ok, tu magari ridi perché dici che non vivono, ma puoi provare, cosa ti costa provare su una o due? Ne hai 200? Cioè, e non lo fanno, perché è una perdita di tempo, ma perché devo farlo? Lo È fai un su uno o discorso di due. ottica di produzione. Vedi, su uno o due al massimo te ne muoiono uno o due, però se funziona ci Sì, ma è come guadagni. l'omeopatia, capito? Eh, Capito, ma è come l'omeopatia, cioè, ehm, non è così semplice, cioè, no. ripeto, io su questa roba ci posso, quel famoso discorso dei condensatori prima, io Mm. me la posso anche arrischiare a fare quel lavoro lì. Metto lì, guardo, caratteristiche tecniche più o meno ci stiamo, proviamo, vediamo che succede. Mi si brucia? Mm. Pazienza. Uno che ci lavora Mm. non rischia di metterci sopra della roba così. Se si brucia, sono soldi buttati nel cestino. Però se uno ci lavora Capito? dovrebbe avere anche No. più roba, cioè nel senso, c'ha una tolleranza Non maggiore in sempre teoria. è così. No, non sempre, ok, Guarda però... che... Allora, tanto lo sai, sono in nuova opinione. Mm, Per togliere i famosi floppini dalle macchine a controllo numerico, ok. ci ha messo degli anni. Ah, E sì, il sì. floppino non si usa più. Sì, ma abbi pazienza. Tolgo il floppino. A me non costa niente. Io metto dentro Sì, il floppino e funziona. Ma va capito. bene sta macchina. Sì, ma il floppino ti si può bloccare, si rompe, lo perdi, poi non lo compri. Ma che me frega, ne ho comprati, c'aveva magazzini pieni. Ho capito, ho capito. Poi ovviamente è arrivato il momento in cui il floppino non si può più floppare. Okay? Allora, a quel Hanno punto... cominciato a metterci Gotek. Cioè, ho detto adesso queste macchine le buttano nel cesto. No, hanno tolto il floppy, ci hanno messo il Gotek e vedevo tutti con questa cavolo di Sì, pennina. sì, 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 Ma sì. cacchio hanno fatto me l'amiga. Capito ti voglio dire? Le macchine hanno incominciato a cambiare pochi anni fa, qualche No, anno no, fa. Perché? Perché devo buttare via una macchina a controllo numerico che costa milioni sono d'accordo. per un floppy? Capito, sì, sì. Ne vuoi un'altra? Boeing 747? Mhm. I Boeing 747 modelli vecchi, i primi, per fare la revisione, floppino! Te ne è Ne vuoi voluto. un'altra? La McLaren F1. Mhm. Se vuoi fargli la revisione, devi prendere quel computer, Pensa a te. che è un compact bianco di 20 anni fa. Pensa a te. Se gli vuoi fare la manutenzione, devi avere quello, Quello. non un altro. No, no, quello. Puoi averne anche uno più potente, ma Quindi, tanto non va bene. no, non puoi usarlo. Cioè, non puoi usarlo. Non puoi usarlo. Quindi, perché chi si mette a fare una cosa del genere? Cioè, tutti quelli che fanno le revisioni a quella benedetta macchina o quel benedetto Boeing 747 li vedi andare in giro con il floppino, flop, flop, Ci vuole e dici, ma quello. è assurdo. Ci vuole però quello, capito? Cioè, cavolo, ma mi porta un monte di gente per aria, ma potrebbe cascare. No, è sicuro, metti il floppino, fai il tuo lavoro, togli il floppino, funziona perfettamente. Cioè, capito ti voglio dire? Poi ci hanno messo i Gotek, che ripeto, i Gotek è una strozzata che fa il emulatore di floppy. Quindi, quando tu lo fai per lavoro è un conto, quando tu lo fai per hobby Sì, è un quando altro lo fai per conto. hobby, sei un po' più, puoi permetterti di avere un po' più una mentalità aperta, fare esperimenti, diciamo così. Sì, cioè puoi sperimentare di più volendo, capito? Quando sei Mm. al lavoro non ti credi. E non è che sono scemi, non è No, che no, sono lo so. bischeri, lo sanno benissimo che è un'assurdità e tutto il resto, però si Però, ritorna lì. Per eliminare un'assurdità devo spendere milioni. sì, 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 Cavolo, sì. capito? Tutto lì. Giusto, capito. Ti sei andato un po' a scatti? Un po' sì. O Vedo sono io? che... No, no, è la mia webcam. Non so come mai, ma un po' scatta. Sì, sì. Sera Viper. Sì, mi scatta la webcam. Non so come mai. Boh. Non lo so. Sera Viper. Volevo dire Comunque, ma un'altra cosa. c'è gente? Beh, c'è Retro Games, C'è un po' di Viper. gente? Viper, poi c'è... Ah, Allora, Viper, Retro Games, Ludovico, Federico Fortuna, Ludovico, Simone Ciliberti. Per ora questi. c'è qualcuno.
Sì, sì, qualcuno c'è, solo che scrivono, non scrivono niente, ci stanno ascoltando. Comunque adesso non è che andiamo avanti E molto, questo è siamo, un problema. siamo a un'ora e 24, ancora 10 minuti, un quarto d'ora. È stata una live molto leggera, però mi è piaciuto molto parlare della cosa, del Global Arcade prima. Cioè, mi piace vedere Bella. Ce l'ho anch'io per le galline, quella lì. Quando vado a chiudere le galline c'è quella torcia lì. E gli fai più, 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 No, più, no, più. il bello è che delle volte arrivo a casa magari che ci dà buio, loro sono già le poverine che dormono, gli apro il pollaio, io con sta torcia non tutte così. Ho capito, arrivava l'uomo nero. Sì, sì, arrivano tutte ferme, poverine. Ok, Global Arcade è una bella macchina. Ora, te l'ho detto, bisogna che mi metta lì e che ci studi su dove montare questo Infatti, bestione. volevo sapere su quale mobile volevi provare a metterla. Allora, per ora, giù c'ho un mobilino degli anni 70 che avevo già cambiato il cablaggio in giamma. Intanto lo metterò lì così ci finisco un video. Ci Mm? metterò probabilmente i joystick di questi qui, che sono non buonissimi, ma nemmeno cattivissimi. Insomma, almeno non sono quelli delle DR Mm, che sono dei mattoni. sì, io ho Non mi riesce a questi qui sono della Seimitsu, si chiamano? Seimitsu. Shimizu. Seimitsu, sì. Sì, sono abbastanza rigidi anche loro. Diciamo che questi sono proprio quell'altri delle DR, allora c'è chi li piacciono da morire, a me sono un po' troppo rigidi, un po' troppo duri, quindi Mm. ora proverò questi. Se no io vado o con i Sawa oppure i Hosi, i Wiko, che i Mm. Wiko anche loro non è che siano tutte sta grande mobilità, però è quella rigidezza che mi piace, mi va bene. Forse i Sanwa sono i Eh, migliori, forse, no? no, è che non è che sono i migliori. Sai, vai con un dito, e gli fai le mosse, no? Sono anche troppo sensibili. Troppo. Però, per Sì. esempio, per i combattimenti, giochi di combattimenti, quelli potrebbero, alcuni, effettivamente, anche i pulsanti sono velocissimi, rispondono velocissimi. Quelli che hai te, un pochino meno. No, poi Però magari io c'ho ti quello a dà di più braccio. la sensazione di joystick. Quell'altro a volte ti scivola No, e ha già fatto infatti il io ho preso movimento. quelli, il modello quello a braccio corto, non so come dire, Sì, a leva corta. a leva Vabbè, corta e- questi però sono fighi perché gli puoi mettere il distanziale e fare la leva corta e la leva lunga. anche il mio, infatti io c'ho la prolunga. Non si vede qua, ma c'ho la Sì, ma te prolunga. c'hai la prunga da mettergli sopra. Sì. Tu invece c'hai un pezzettino di plastica che lo fa andare più giù o più su. Ah, ok. Ho capito. Mhm. L'ho fatto vedere nel video. Sì, Non so sì. quanto ti ha visto di quel video perché Non me lo ricordo. è vero che non te lo ricordi. No, è che non l'ho visto tutto, ma ascoltavo e basta a volte. Ah, ecco, ora si scopre. Allora, Va sono bene. sempre quelli americani, quindi Mm. parlando sempre diciamo, di roba abbastanza rigida. Allora, questa è la scatolettina dove ci Sì, sta la leva, no? come il mio, è simile. Mhm. Ok. La leva però c'ha la possibilità di montare o questo. Va bene? Vedi, Mhm. sono diversi. Sì, sì, uno è più corto e uno è Quindi più lungo. se io metto questo, ovviamente c'ho la leva, è così, Più fuori. più corta. Più corto, poi c'è Se quella io più tolgo lunga. questo che è piccolo e metto quella più lunga, a parte che l'ho messa al contrario, ma tanto vabbè, tanto per fare. La leva sta più alta, sì, sì, più Lo lunga. vedi che sta più alto, quello più alto. Cambia ovviamente a questo punto poi sotto. La cosa bellina è che puoi anche girare, eccolo qua, questo lo puoi mettere così o così, quindi hai la sensibilità maggiore o minore qui, perché a questo punto se lo metto, Fa più spessore, quindi tocca esatto, aprire. Ho capito. Ti regoli poi, anche la... Sì, sì. poi che siano i migliori, secondo me joystick migliori non esistono, Vabbè, ci sono i joystick che ti piacciono, che è un'altra parte di manico. hai Quindi ragione, sì, sì. ognuno deve guardare quello che gli piace di più, Sì, sì. deve provarli. Secondo me deve provarli, cioè nel senso quando io sento la gente mi dice a me piacciono, boh che cavolo ne so io. Facciamo questi, vai, questi qui. L'app control, benissimo. Perché ti piace? Io ho quelli. Eh, Gli altri, no, ho quelli. Ho capito, però andrebbero proviamo. provati, sì, andrebbero provati. Magari
ne provi uno e vedi che insomma ti piace giocare con quell'altro modello. Può darsi, cioè, Sì. secondo me bisogna ognuno li provi, perché per esempio a me con i giochi a laser, quelli che fa clic e clic con gli interruttori non mi riesce a usarli. Mhm. Lì c'ho il suo che è a lamelle, continuo a tenere il suo che è a lamelle. Tu dirai, però non cambia assolutamente niente. T'ha ragione, però non ci riesco. Quindi rimane il suo a lamelle. Non è solo una questione perché così rimane originale, proprio su quel tipo di giochi lì non ci riesco. Ho capito. Che Sì, gli sì. fa? No, no, È niente. tutta colpa tua Ma poi. è, ma è tutto, come hai detto te, non esiste la cosa migliore, ma quella che ci piace di più e tu ci troviamo meglio. Sì, io la penso così, poi No, ovviamente ma è vero, magari è poi verissimo. adesso arriverà qualcuno e dice no, te dici stupidaggini, Ma no, no, brutti ignoranti, no, tanto sono sicuro. non è così. Eccolo là, vedi? Sì, sì. Adesso ho messo a leva lunga, perché poi c'ha questo e gli Tipo, fai tu coso. come lo preferisci? A corto o lunga? Dipende dai tipi di gioco, però siccome lì dentro è un multigioco, ce n'è diversi, metterò a leva lunga. Tipo, Così... secondo te la leva lunga dov'è meglio? In quali giochi? allora, Tipo il il picchiaduro, discorso è secondo te, che secondo me ci vuole più corta. allora, mentre nel tuo te metti un pezzettino in più e quindi l'aumenti, ma il sotto non cambia assolutamente niente, qua invece un po' cambia, perché se io metto c'è Mhm. Quello? più pezzo di sotto, c'è un'escursione tutta diversa. Eh, sì, Capito? eh. Qui mi cambia anche l'escursione. Capito? Comunque, diciamo, su questi modelli che ho qua, mi s- perlomeno per me mi sembrano meglio quelli quando è leva lunga. Ok. Sì, sì. E questi qui io l'ho sempre visti installati, per esempio, sui giochi quelli tipo gli X-Men, tanto per intendersi, quindi per picchiaduro, ti direi che potrebbero essere una buona scelta, però io per picchiaduro preferisco più che sia un'escursione più piccola e che tocchi subito l'interruttore, Anch'io, perché magari anch'io, se devi fare la mossa hai anch'io. bisogno che un movimento più piccolo Però ho visto che tanti usano Mm. a leva lunga, metterò Vabbè, ma questa. dopo uno deve provare, sì. Te l'ho Perché... detto, io perché... perché ho questa smania della leva lunga, ma perché non è come nelle console il controller, comunque che non c'è tutta sta personalizzazione. Nelle arcade c'è tantissima personalizzazione. Cioè, già solo sulle leve guarda quanta roba c'è. Cioè... beh, poi per esempio questi qui sono quelli fatti dalla Up Control, però ci sono esattamente uguali fatti dalla De Lorenzo, che è una Mm, società spagnola. Ah, mm. Catoro! I loro sono obiettivamente un pochino più rigidi, però sono, a parte la plastica è diversa, questi qui secondo me sono un po' migliori, però sono un pochino più sensibili anche a leva lunga. Quindi anche lì bisognerebbe provarle, questi giochi, varie marche, ce n'è tante. Eh, L'Alberici, l'EDR, c'è chi piace l'EDR. A me, per esempio, il joystick piccolino l'EDR con la puntina che ti spacca la mano no, quando ci metti la mano io quello lì sopra. lo odio, lo odio. Eppure c'è gente che la adora. Sì, sì, lo odio, quello lì. Io No, ne ho regalati 7-8 io ne perché avevo non mi preso piacciono. uno della EDR con stile americano, quello a clava, no? Quello era Questo. sì, era tipo stretto in fondo, poi si allargava in alto, no? Sì, sì, è la classica Quello... clava. E poi aveva la base tondeggiante, tipo semisfera. E si avvitava Sì. sopra... Sì, sì, no, no, dico la parte sotto. Non è che si... Ah, no, quelli sono terribili Ah, io l'ho perché avuto. c'è. Io l'avevo qua. E allora, a parte che non stava fermo, perché c'aveva la ghiera da girare che chiudeva tra. Allora, sì, è un difetto, ce li ho anch'io quelli lì. Cioè, praticamente per agganciarli devi stringere Esatto. Oh, sotto ma. e stanno su. Esatto. Tu dovevi. Guai come li muovi, si allentano. Allora, i noleggiatori cosa facevano a quei joystick lì? Perché quasi tutti ci infizzavano una vite di lato. È quello che ho fatto Cioè, anch'io. È quello che ho fatto anch'io perché non stava fermo. come lo fai? Lo spacchi. Infatti. Se te fai quella cosa lì, la plastica si allarga, 15 giorni dopo. Io l'ho tenuto così. Poi però vedevo che si smollava. Allora ho messo la vite, però dopo un po' Comunque, ho preferito il meglio cambiarlo. è stato il noleggiatore del mare che ci ha messo il frenafiletti.
Lo vedevo lui che ci metteva sta roba blu. Che Ma così? cos'è il Lokite 406? No, no, non lo so che l'è, però è frenafiletti, tranquillo e dopo non viene più via. Sì, ma se devi cambiarlo, gli tiro le martellate, mi porto un tubo, mi sono rotto le scatole di Cioè, riavvitarlo sempre. E fai praticamente, sì. praticamente più si muove più stringe, una roba del genere, no? No, no, il frenafiletti una volta che tu l'hai stretto è una specie di colla, Ah, impedisce poi, ok. di lì non si muove più. Il problema è toglierlo, Amici, perché Simone, amici, vi sto ascoltando come sempre, siete un pozzo di conoscenze. sì, sono un pozzo e basta per ora. No. Non ti dicevo, no, è che lui metteva il frenafiletti perché diceva sì, non mi rompo le scatole. Diciamo che Vabbè, se lui avesse avuto modo di metterci una pinza e fargli forza, il frenafiletti si rompe e viene via. Però, hai visto sì, come sì. sono fatti sotto? Non c'hai modo di non la puoi aggrappare, quindi lì Comunque, rimane. io E lui lo pigliava una pedata. li ho anche rivenduti, eh. Cioè, li ho rivenduti a 40 euro l'uno, li ho venduti su eBay, me li hanno Quando comprati. l'ho messi, ma ce l'avevo, Li, quelli sti ce li ho l'avevo avuti quando qualche qualche spazio. mese, dopo mi sono stufato, ho preso sti qua, basta. Quelli lì Quelli veramente. stessi sono un altro modello. Tra l'altro c'è quelli a 8 vie, 4 vie che basta cambiare il selettore sotto. Io c'avevo quello che cambiavo, l'avevo messo 8 vie, sì. E vedrai, se no a 4 vie che fai il coso, Pazzo Bubble, che fai? Ma fai anche Super Goals and Goals and Ghost. Quelli a 4 vie, no? Eh sì. Cosa? Goals and Ghosts. Il seguito di Ghost Di and... successione di coso? È a 4 Sì, quello. no, lui c'ha un joystick da 8 vie, però sono 4. Infatti. Ah sì, ce l'ha da 8, però ne usa 4. Pensavo l'avesse da 4. Però vabbè. Io poi è bellino perché su Ghost in Goblin c'era un ragazzo che mi faceva, diceva, ma la pausa quando te tiri giù Mm. l'omino, l'hai mai vista? E io gli facevo, no, non l'ho mai vista. Poi un giorno giocando ho capito perché non la vedevo, perché sono così talmente tanto abituato a giocare a Ghost in Goblin che quando mi abbasso, poi io mi rialzo, cioè, capito? Non è che aspetto che lui si rialzi da solo. E lì ho capito, dico, forse lui intendeva questo. Quindi l'ho abbassato e ho aspettato, e effettivamente dopo un po' lui si rialza. Ah, ho Però se tu capito. aspetti che lui si rialza, ok. Allora ho detto, aspetta un po', voglio provare a giocare come mi diceva questo qui. E non c'è verso, non so come fa. Quindi io, naturalmente, quando gioco, abbasso il personaggio, lo rialzo su, cammino, così Sì. no, non mi sono mai accorto di questa storia qua. Questa è Vedi. una cosa strana che mi diceva, no, ma è il joystick è sbagliato, bisogna trovare il joystick giusto. E io non capivo. Oggi ho capito che cosa Pensa a intendeva e te. non era il joystick, è semplicemente proprio il gioco e tutti noi giocatori non ci facciamo manco canto a Ghost in Goblin, tranquillo, ti abbassi, tiri tutte le frecciatine che tu vuoi in basso, poi quando ti vuoi rialzare lo spingi te lo mini in su, lui si rialza. Allora, non stai, cioè, non è che tiri giù il joystick, lo lasci andare, aspetti che lui dopo un po', guarda, mi posso rialzare. Non è che ti aspetti lui, perché sennò tu sei Questa già cosa non la con sapevo. 60 zombie sulla No, no, capoccia. no, non la sapevo neanche io, quindi. Ma io mi sono ricordato l'altra volta quando mi hai parlato adesso dei joystick, mi è venuta in mente questa storia, dice, ma quale cavolo di joystick è che No, rimane no, infatti, bloccato? No, invece non nessuno. era il gioco che... Però Sì, ma io, io ho il gioco, l'ho fatto. Ghost and Goblins, Ghost and Ghost, io tutte le volte che lo riprendo in mano mi devo sempre abituare perché sta cosa che gli mancano le 8 direzioni, quando salto mi frega sempre. Perché vado sempre in Eh. diagonale e mi va o su o è sempre... Perché ti devi ricordare che ce n'ha 4 direzioni e non è Io, immediata. io ormai mi ci muovo talmente tanto bene, quel gioco ogni tanto. Ora sono anni e non mi riesce più di finirlo, però Però, quando ero ragazzino riuscivo a finirlo pensa a te. con una grande rottura di scatole del barman, però Ci credo. Ci credo. anche perché poi era bellino, perché la prima volta che io arrivai, non lo sapevo, no? Arrivo in fondo, primi 6, fatto, ho vinto, e adesso riparte il quest. Come riparte il quest? Boom, e mi sono ritrovato indietro, che ne devi fare un'altra volta 6. E io Sì. lì che incazzato me la cimia, esce il barista, ma come, l'ha vinto, ha finito, ma come? Quindi era lì che mi guardavo e dire, ma questo qui ha truccato, ha fatto il trucco, poi ho finito un'altra volta, che non è stato facile, Ci credo. e lì poi effettivamente è finito, allora il barista ha capito che non avevo ingannato, perché era lì che si domandava, ma come ha fatto questo a ripartire? Sì, 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 sì.
In effetti, Ah, ma poi avevo sentito tutta la tua storia, mi sa, sul canale di Retro in Games, che parlavi anche di Dragon Slayer, di quando andavi al bar, che andavi quando dietro. mettevo l'orecchio di Sì, sì, quando lato. rompevi le balle al noleggiatore perché volevi vedere dentro com'era. Ah, Sì, no, sì, quello, tutta vabbè, quella quello. storia lì, via. Volevo vedere assolutamente che diavolo c'era dentro, perché Sì, sì. lui inizialmente spingeva questo mobile in avanti e poi Eh, si nascondeva dietro, no? E non ce la faceva a vedere dietro. Volevo assolutamente vedere che c'era dentro. sì. Un giorno si è rotto le scatole e me l'ha fatto vedere. E quando vidi che il disco, e poi lì, lì capì che il disco durava poco. Prendeva questo disco, poi prendeva il panno e girava così. Ehm, Sì, sì. 15 giorni dopo era un solco continuo. Comunque, Vabbè. e usava l'alcol, tra l'altro, Che spruzzato poco sopra pazienza. quantità industriale, alcol Oddio. quello rosso. Sì, sì, sì. Però, diciamo, scoprì che c'era un laserdisc finalmente dentro e lo vidi e quindi Eh, cominciai. E tra l'altro, a un certo punto gli facevo io la pulizia del disco, perché tanto me ricordo. a un certo punto Sì, ero sì. l'unico che ci giocava, quindi Sì, infatti hai detto facevo che lo soldi. teneva per te praticamente Sì, perché io attiravo un monte di gente, perché Eh, poi a un certo punto in una sala giochi l'aveva collegato al monitor esterno, e la ogni gente da tanto fuori. mi dava la partita, andavo lì, dice però mi dice io ti do i soldi ma te lo devi finire. Quindi arrivavo lì, arrivavo in fondo, all'ultima mossa morivo, no, devi finirlo. E allora ritornavo lì, facevo le 12 mosse, e all'ultima, ho sbagliato, rimorivo, era per fare più punti, e lui tutte le volte gli pigliava una sincope che non riusciva a finirlo, perché la cosa più bella di quel gioco era appunto la parte finale, la principessa Sì, che sì, sì, salta sì. in braccio a Dick. Beh, E tutte comunque. le volte lo facevo soffrire quando facevo il lavoro lì. Non lo facevo sempre, però insomma. E mi dava il gettone. Però perché? Perché faceva capannello fuori. Mm, Poi la gente quando era ormai già semi dentro, poi entravano, cioè a quel punto giocavano, mi dava una partita ogni tanto. E sì. lì io cambiai anche il joystick perché ogni tanto si rompeva e Mm, non avevano più il Wico. A un certo punto si mise il joystick, ce n'ho uno giù, mi sembra sia proprio delle DR, che era rosso con il pulsante nero pulsantino, sopra. sì. E lui gli venne l'idea di togliere i pulsanti sui codici così, così è più difficile. E io dissi quel cavolo. No? Quindi feci funzionare tutti e tre i pulsanti. E lui vedeva che funzionava, era contento, però in realtà funzionavano anche gli altri due. Visto c'è spada destra e sinistra, però è lo stesso tasto. Giusto. Oppure quella volta che gli sistemai la gettoniera, prima di farlo partire, ci misi dentro un po' di partite, lui se ne accorse, non mi disse nulla. Ah, sì? Sì, 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 Prima di no, chiudere hai abilitato un po' di. non era mica scemo, cioè se ne accorse che ci avevo buttato dentro Sì, una sì. decina di partite. Ci sono stato tutto il pomeriggio lì. Sì. Lui non era scemo, però quel gioco attirava sempre un monte di gente, o quello Space Ace attirava sempre un monte di Ah, gente. come hai detto te, all'epoca era completamente diverso rispetto all'altro che c'era. Cioè, Poi quindi. lo Space Ace dentro, allo Space Ace Safari ci aveva messo dentro il ripieno di quello Cimatronics, Mm, perché si era rotto le scatole del famoso lettore. Da lì che ho scoperto questa storia, che il lettore Philips era un lettore si guastava ogni 2 minuti. Lui si era rotto le scatole, aveva comprato tutto l'interno dello Space Ace americano, convinto che di poterlo mettere così. In effetti ce l'ha messo. Il problema qual era? Uno che non vedevi il punteggio, perché non c'era mm. il Non punteggio c'era la. rosso davanti. Sì. Ma due, lui non aveva fatto i famosi tre buchini per mettere i pulsanti del coso, della difficoltà. Quindi questo gioco faceva pip, 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 però ti partiva sempre in modalità easy perché non potevi selezionare. Difficoltà. Quindi un giorno gli tolsi le levette di lato e aprivo la plancia, ci mettevo la mano dentro, pigiavo il bottone, la richiudevo. Lui non ho mai saputo se se ne fosse accorto, Cosa però mettevi? Difficoltà, insomma, difficoltà media? Cosa mettevi? c'era solo due pulsanti, credo che fosse l'easy e il medio. L'hard non l'aveva messo. C'era questi Ok. due pulsanti a ciondolo, in realtà sono tre, Sì, 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 sì. perché Ho mi capito. sembra perché cosa fa Space Ace? Se tu parti con la modalità facile, ti taglia alcune scene, non te le fa No, vedere. infatti. Sì, sì, Allora, sì. per vederle tutte o fai medio o fai difficile. Quindi mi sembra che fosse medio. Comunque lo finivo lo stesso. Medio dovrebbe essere quello normale, diciamo così. Dovrebbe. Sì, normale. Comunque era anche con quello si faceva un bel capannello. No, ma ci Poi credo. c'era quell'altro, il Maggiaioli che gli telefonavo sempre. Dov'è il Don Chisciotte? Chi sei? Ma cosa vuoi?
dov'è il gioco Don Chisciotte? Ma come, davvero me lo chiedi? Sì, E sì. poi me lo diceva, poi dopo un po' che aveva scoperto ci andavo, me lo diceva, dice, te sei il coglione, c'è laggiù in via Tizio e Caio, andavo là. Una volta me lo disse così, dice, guarda, te lo metto vicino così non mi rompi le scatole, me lo mise al Campo di Marte, alla stazione di Campo di Marte, perché era sempre a chiamarlo, Pensa a te. erano altri tempi. No, no, Però ma loro infatti... quando vedevano che c'era uno che gli piaceva, era appassionato e quant'altro, non erano tutti ignoranti, certo facevano un po' i preziosi, però ogni tanto qualche parolina, Sì, certo, certo. eh, erano ovviamente gente ci lavorava con questa roba, però Però sì. poi nella sala giochi ce ne mettevano sempre, c'avevano sempre i giochi nuovi davanti, un po' più vecchi dietro e poi quelli che riempì la sala, no? In fondo, che magari non ci giocavano quasi nessuno, ma li tenevano lo stesso, No, tra ma cui Ghost in Goblin, tra l'altro. io mi ricordo qua Giù in fondo. dall'oratorio mio che è l'unica esperienza un po' di sala giochi che c'era dalle mie parti. Qua dall'oratorio della chiesa c'era... Allora, c'era il cabinato di Point Blank, quello con le pistole, bellissimo. Mm. Quello lì veramente bello. Poi c'era, bellissimo, che non ho mai più rivisto in giro, della Gaelco, quello delle pizze, quella Le pizze. come si chiama? Non mi viene. Radical Sì, Bikers. bike, qualcosa, Radical Bike. Radical Bike. Ma lì dentro c'era una PlayStation alla fine, perché Sì, più o meno. praticamente. Poi c'era della Non Neo mi Geo... ricordo se era basato sulla PlayStation, Sì, sul sì, coso. Aspetta, era... guarda. Secondo me era basato sulla PlayStation, però guardaci. Non me lo ricordo un'esattezza. Anche perché il gioco della Galeco non è molto facile trovarlo, eh. No, beh, era bellissimo che aveva proprio il coso, il manubrio dello scooter. È lo scooterotto. È bellissimo quel gioco lì. Eccolo Wow, qua, Radial Bikes. Radial Bikes è basato su... vediamo. Beh, quello è... Ah, addirittura, ognuno aveva il suo. Comunque li chiamavano i Big Boys. Mm. Era un custom hardware. Ah, sì? No, perché Mm. poi l'hanno fatto per Il PS1. primo Radial Bike, eh. Sì, 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 sì. PC, no, aspetta, che lei, aspetta, ho detto una stupidaggine. Tokyo Cop era su un PC, lo sapevo. Il Radial Bike era su, eccolo qua. No, allora il chip grafico era fatto proprio da loro, dalla Gaeco Mhm. 3D, anche la parte audio uguale. Ah, quindi è dedicato proprio. Sì, sì. Dopo l'hanno convertito su PS1 probabilmente perché vendeva. Beh, Sai, comunque, proprio darsi anche. Comunque sì. era fatto sui cosi, poi Poi, dai. poi c'era del Neo Geo, c'era... c'era... come si chiama quelli di dinosauri, sparatutto, del Neo Geo. Jurassic Park. No, no, Prehistoric Isle 2. Isle 2. Ah, sì, vabbè, quello che si piglia a cazzotti. Sì. No, sparatutto con l'aereo, l'elicottero. Oddio, mi sono perso. No, non me lo ricordo. Prehistoric Isle 2, che è lo shooter con l'elicottero, c'è un Ah, dinosauro. sì, forse ho capito, sì. Quello lì. Poi c'era Spin Master, quello con lo yo-yo. Sempre bellissimo Quello quello lì. io. Sì. E poi c'era il Game Crystal con tutta la roba. C'era quello. Tutti i giochi. Quello No, perché c'era. io ti parlo di una sala giochi, per esempio, quella in via Nazionale, anche quando era in quella specie di cunicolo lungo, 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 stavo dentro 200 giochi ammassati uno accanto all'altro, Te. quindi insomma ce n'era tanti. Poi quando ho preso la grande era il doppio, quindi di giochi a voglia te. Quando andavo al mare, a Marina, sì, Marina, a Viareggio, andavo sempre su quella, sulla passeggiata che era dell'Eletronolo, anche quella immensa, ce n'era Ma a sfare di giochi lì. non c'è più quello lì, Sempre o c'è visto un, ancora? sai, non lo so, io a Viareggio è tanto non ci vado più. Perché Quella a vado... Firenze esiste ancora, apre poche volte, ma è praticamente una sala slot. Quindi No, non io c'è lì, quasi niente. allora, a Massa c'è quella lì del bowling, sono andato... Sì, e lui resiste perché Cosa gli boh. piacciono i giochi, ma non per altro. Poi c'è quella E di... quell'altra che era il dollaro, che tu la vedi più giù, se te guardi più Mm, giù, mm, dopo lì a cosa, c'è la rotonda, mhm. giù, dalla parte sinistra, c'è un edificio tutto vetri. Quello era il dollaro.
Era una Mm. sala giochi, lì dentro c'era Dragon's Lair. Ah, Quella è chiusa da tanto, dal 2002 mi pare. Loro andarono non in bancarotta, loro provarono a fare gli slot e non gli andò bene. capito. E vabbè, No, poi, io poi so che quello lì poi c'è. chiamano i bullying, non c'è neanche i bullying, No, figurati. no, infatti. Io poi so che a Marina di Pietrasanta ce n'è una piccolina che ha 7-8 cabinati che ci vado. Marina di Sì, ma è Pietrasanta. piccola piccola. Piccolina. Che però c'è Zero Gunner 2 che mi ci diverte un botto. Quello della Zero Gunner 2 Naomi. sì, Della Naomi è bellissimo. è sempre lì. Sì, sì. Ogni tanto gli portano quello dell'aeroplano da atterrare, non mi ricordo come si chiama, A360, non mi ricordo. Mm, mm. E che è solamente la simulazione di atterraggio, che io puntualmente arrivo lungo, sempre, quindi Però mi fa non mi riesce morire nessuno. in quella lì a Marina in Pietrasanta. C'è anche quella casetta con la giostrina per i bambini, sai, con le macchine che. E ce Sì, n'è sì, una, non so se ti hai mai guardato, di vicino al laghetto dei Cini. Ce n'è una che è sta astronavina per un bambino. Tu entri, sì, si muove, tu metti il gettone e si muove. sì, si muove. E dentro c'è uno schermo. E sai che Lo gioco c'è? schermino. E sai che gioco c'è? No, già ci Pulstar, hanno messo. Pulstar del Neo Ah, Geo. Cioè, come un bambino che non so come fa a giocarsi. ma non si gioca nemmeno lui, si muove a destra e a sinistra. Non lo so se. Però c'è Pulstar, ho visto. C'è Neo Geo Pulstar. Ma questa roba è uno che ha fatto custom. Cioè, esiste. Cioè, Secondo me è un custom perché io mi ricordo che quello lì, quell'astronavina lì, c'aveva un giochino da bambino dell'astronavina che volava, dovevi eh, scansare i meteoriti, quindi andando a destra e a sinistra dovevi scansare i meteoriti. beh, quando l'ho Quello. visto, sentivo i suoni. Ho messo pulsar dentro. Sì, c'è Pulstar del Neo Geo. Sentivo i suoni Neo Geo. Ho detto, ma cos'è Neo Geo? Vale più la cartuccia del Neo Geo che di tutto il gioco, insomma. Esatto. Però quando l'ho Eh, visto ho detto, mamma mia che roba, non ho mai visto una roba del genere. Me sono accorto così. ora, adesso vado a dormire, Sì, sì. però lì a volte c'è delle cose veramente assurde. Per esempio, c'era quello di Viareggio, cioè Mm. sulla passeggiata ce n'è una di là di lato, e a un certo punto c'aveva tutti multigioco, tutti mame, e c'aveva invece un gioco che c'era dentro un Ghost in Goblin. Io lo guardo e sto Ghost in Goblin, mi sembrava un originale, no? Mm. Ma poi sai, a vederlo su schermo, c'è tutto scritto, su tutti c'è scritto Capcom, quindi lì per lì non l'ho visto, però quando lui è andato a aprire la gettoniera, ho visto la scheda e ho visto che la scheda si intravedeva, aveva la parte nera, quella sigillata. E ho guardato, so che ci sono delle copie che hanno anche loro quella parte nera sigillata, però ho guardato e gli ho fatto, ma la scheda c'è lì dentro, originale. E mi guarda, boh, piglia il mobile, lo gira, lo apre, guarda dentro, boh, qui c'è scritto Capcom, penso di sì, e lo richiude. E faccio, guarda, forse, forse non hai capito, la scheda e vale più di questi due mobili qui davanti. Davvero, la rigira, lo spenge, stacca la scheda e fa, la puoi comprare. È bellissimo perché sono fatto io così. Era, era, Cioè, va, origi- se tu era lo vuoi, origina- era originale poi. originale davvero, era Capcom davvero. Poi l'ha Cioè, non rimessa era, non dentro era un perché bootleg, era proprio. lui stava scherzando, dice no, no, va bene qui ogni tanto qualcuno ci gioca. Però c'è un originale lì, alla faccia di chi dice gli originali non sono mai arrivati in Italia. Sono arrivati. E lui non gliene fregava mica nulla, stava lì, però non è mica scemo, lo sa che se la mette in vendita Ah, sì. su eBay No, no, non ci so fa quanto. Non so 400-500 euro. esatto, infatti. Stavo Quindi, per cioè, dire. forse anche di più. Eh. E io ero rimasto male perché dico, ma che strano usare la scheda originale, cioè tutti gli altri giochi c'è il computer dentro, in questo qui invece c'è una scheda. Però me l'aveva detto, dice questo è l'ultimo gioco che mi è rimasto con il cablaggio Originale. da usare, dice lì c'è l'adattatore tra Capcom e Jamma, dice, ci metto quello, dice ogni tanto ci gioco io. Ah, ho fatto Però la perché ti scheda caghi. era proprio originale. Sì, può darsi che con questo Pulsar abbiamo fatto la stessa cosa, cioè quello c'aveva il Sì, gioco se c'è dentro, dentro non bisogna sapeva, aprire sta macchina e tirare fuori la scheda. ma probabilmente non sapeva come farlo ripartire, c'aveva un Neo Geo da qualche parte, ci ha fischiato quello. C'è la MVS slot dentro.
Ma ci sta. Sai che troiaio hanno fatto i noleggiatori? No, un'idea. Sì, 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 C'è sì, sì, gente sì. che ha fatto della roba assurda. Pensa a te. Mm. Sì. Oh, buon via. Va C'è più bene. nessuno? No, ci sono sempre quattro che... Ci sono sempre in quattro. Prima erano di più, Io adesso... comincio a essere stanco, No, ma no, no, soprattutto ma... devo andare a No, dormire. no, ma stacchiamo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi sono divertito. È piaciuto Mm. anche a tutti, quindi... Davvero? Sì. Ma nessuno ha scritto niente. No, no, hanno scritto, non vedi la chat, guarda su YouTube? No, non la vedo. Ah, ok. No, no, ma ti ho letto tutto quello che dovevo leggere oggi. Niente, allora, niente, ci sentiremo poi, adesso proverò a Io comincio sentire. a essere stanco anche perché poi ho sempre quei video da finire, non ho mai tempo Tranquillo. del P-Storm Guarda, e poi c'ho costante io perché devo far uscire il video della modifica PS4, però purtroppo a un altro mio collega YouTube gli hanno tirato giù dei video, dei tutorial di modifiche e gli hanno quasi fatto chiudere il canale, quindi... modifiche come però. Modifiche alle console così, cioè... Cioè, non so, modifichiamo a PS2, modifica PS2, gli hanno fatto lo strike. L'hanno modificato lui. Gli hanno fatto lo strike sul video, oppure emulazione. Ma, ma gli hanno fatto lo strike quelli di YouTube o gli hanno fatto lo strike qualcuno? Non si sa. Insomma, lui ha fatto lo strike qualcuno. YouTube cioè, No, no, te lo se dico. ne hai tre, ti chiudono il canale. Però te lo dicano. Se è uno strike per violazione di copyright, te lo dicano. Ti dicono anche chi è. Non lo so, non me Quindi, l'ha detto. se invece Comunque, sono segnalazioni come qualche volta hanno fatto con me, incita alla violenza. Il video che avevo messo incita alla violenza ma era scusami, quando giocavo come si chiama il gioco di pistole? quale? Maximum Force. Ma Incita dai, alla violenza. ma dai. Allora, e lì, vabbè, mi sono difeso, ho detto, è un videogioco, cioè, che devo fare? Mamma mia, che... Fatto così, No, beh, sta cosa... quindi Beh, lì deve essere stato beh, qualche utente. come un altro utente che so che a te sta tanto simpatico che aveva portato in live una mod del NES, no? Di Super Mario Bros. Che si chiama Super K. Cosa? Boom, bloccato. Incitamento all'odio, l'hanno buttato giù il video. Vabbè, no, te lo ti ricordi, no? A Cliffhanger, mentre lo facevo vedere, mi si è bloccato il video perché Sì, sì, stavo facendo però vedere. lì c'erano dei simboli un po' illegali in quel gioco. Ah, ok, ok, Ok. vabbè, no, vabbè. No, ok. Se c'è simboli strani posso capirlo, ma Però non capisco perché un documentario li puoi far vedere e di no, sinceramente. Vabbè, chiusa diciamo parentesi. che anche questo è opinabile, purtroppo. Però, ecco, bisogna vedere se è stato fatto lo strike da una ditta Vabbè, o certo. da un utente, o da più utenti. A volte succede questa cosa Sì, qua. succede. Secondo me lui mi ha detto che gli hanno fatto più utenti. Allora, cioè, c'ha un po' di utenti che ce l'hanno con lui e Eh, l'avranno segnalato. vabbè, Tutto dai. lì. Sì. Proprio capita. Va bene, allora vi Il ringraziamo. diritto di YouTube. Vabbè. No, però mi dà fastidio che tu non lo puoi sapere in anticipo che magari ti becchi 3 strike in una volta e che cazzo fai, cioè... Nulla perché ti beccano 3 video e ti inchiodano. Eh, è per quello che devo farmi Però beccare. Devo farmi devono beccare. essere grossi come strike, non è la No, so. segnalazione semplice. Va bene. E con questa possiamo chiudere per stasera. Ringraziamo tutti quanti. Ringrazio Igor. Ringrazio Igor che mi ha fatto una bella chiacchierata e mi ha dovuto sopportare perché ha dovuto farmi rivedere tutto quel cablaggio, quella roba lì che non sono stato attento a guardare il suo video. E basta. E niente, io sto aspettando ancora che finiate col gore i video vostri e dopo... Dovevamo ripartire, però purtroppo fra mal di denti, Vabbè. problemi di qua, problemi No, di là, d'accordo. insomma, non ce l'abbiamo Dopo fatta. faremo Ora faremo la PSP se ti va, insomma. è quello che stiamo aspettando di arrivarci. Ma ti è arrivata la Oh, non è- schedina? L'è arrivata, no? Sì, è arrivata, dovrei Ok, farlo anche ora. Anche lì vabbè, è una delle cose che ho messo in vabbè, coda. lo farai. Ok, Sì, sì, no, c'era la schedina. Tra l'altro c'è anche un botto di robetta che ho visto mi garbava, però vabbè, va bene. ora la faremo. Niente, Buono. buonanotte. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.